Ok, ciao ragazzi, benvenuti alla terza lezione. Oggi parliamo delle basi informatiche legate al protocollo Bitcoin. Fino ad ora abbiamo visto un po' la reason why, cioè il perché esiste Bitcoin. Oggi andiamo a capire un po' meglio come funziona da un punto di vista tecnico-informatico. Siete metà di formazione classica, metà di formazione economica, quindi in realtà probabilmente non sapete nulla, se non per vostra speculazione intellettuale di informatica, ma quindi cercherò di mantenere la lezione molto leggera e fare in modo che i concetti possano arrivare a tutti quanti. Poi appunto se volete approfondire ci lascerò un po' di spazio per le domande, cercherò di creare un po' di interazione e così se volete approfondimenti che possiamo fare tranquillamente. Allora, una piccola presentazione: io sono Giorgio Rasetto, sono un ingegnere informatico, sono specializzato in cyber security. In realtà nella vita sono un imprenditore, ho fondato un po' di società, alcune fallite, alcune andate bene. Ne sto fondando un'altra adesso e quello è il mio focus, però diciamo che di giorno in realtà sono un ingegnere informatico. Quindi, facciamo un piccolo brief rispetto... Questo sarà l'indice, cioè questo è l'indice, questi saranno gli argomenti che toccheremo oggi. Quindi faremo un piccolo riepilogo delle scorse lezioni, analizzeremo come funzionano i sistemi distribuiti, cos'è una blockchain, in particolare la blockchain di Bitcoin, vedremo come funziona, e capiremo che cos'è un paradigma di sviluppo open source. Partiamo da il riepilogo. Fino ad oggi abbiamo capito perché esiste Bitcoin, no? Giacomo vi ha raccontato i problemi legati al nostro sistema economico, al nostro sistema monetario. Riccardo vi ha spiegato sostanzialmente alcuni casi d'uso legati a popoli, nazioni che implementano Bitcoin per specifiche funzioni. Abbiamo capito che Bitcoin è uno strumento di libertà, prima di tutto. Data la sua caratteristica di rete distribuita, permissionless, quindi senza bisogno di permesso per accedere a questo tipo di servizio, quindi non c'è un'istituzione centrale che dà il permesso di accedere al servizio, ma il servizio è semplicemente disponibile per tutti. Quindi prima di tutto è uno strumento di libertà, di emancipazione finanziaria per quelle popolazioni, quelle persone che non hanno accesso a nessun tipo di servizio finanziario. Quindi, abbiamo capito perché esiste Bitcoin. Adesso dobbiamo capire un po' meglio come funziona. Partiamo da un po' di teoria, di base. Cos'è un'architettura informatica? Cosa serve un sistema informatico? Un sistema informatico serve per risolvere un problema, in maniera efficiente, in maniera analogica o digitale, questo poco importa, ma di base si basa su un'architettura. La più semplice è un'architettura standalone, cioè un device, un dispositivo, può essere hardware o software, che è completamente slegato da altri hardware o software nello spazio, ma semplicemente quello specifico strumento permette di risolvere uno specifico problema. Un esempio può essere, non so, Word. Se tu lo usi sul tuo computer, quello è un servizio standalone che ti permette di risolvere vari problemi, tra cui scrivere testo, eccetera, eccetera. In alcuni casi però c'è la necessità di implementare servizi più complessi. È il caso dei mainframe. Diciamo che ormai non esistono praticamente più, o comunque esistono sotto altre spoglie, però sostanzialmente l'architettura mainframe è un'architettura dove la logica applicativa sta in un cervello centrale e poi ci sono tanti dispositivi collegati a questo cervello centrale che permettono di utilizzare, sfruttare questa logica applicativa. Questa è una classica dinamica aziendale che appunto ormai non esiste più, o non sotto queste spoglie, diciamo, ma è comunque un'architettura informatica possibile. Diciamo che queste sono 4, non sono tutte le architetture, poi diventano diciamo fusioni tra una e l'altra, ci sono architetture ancora più complesse. Io, per farvi vedere qualche esempio, ho preso le più classiche e le più semplici. Il classico sistema che tutti voi conoscerete è il sistema client-server, cioè un'architettura informatica dove ci sono due attori. Uno è il client e l'altro è il server. Il client è colui che richiede un particolare servizio e il server è colui che lo offre. Banalmente, quando utilizziamo i social network o utilizziamo qualsiasi servizio, non qualsiasi, ma la maggior parte dei servizi su internet, l'architettura informatica utilizzata è questa. Cioè io utilizzo TikTok o Instagram, c'è il server, che è la TikTok Limited, o non so che tipo di società abbiano,
che offre il servizio, quindi ha questi server, questa logica applicativa enorme all'interno della quale ha storati tutti i dati, ha storata tutta la logica applicativa, eccetera, eccetera, e ci sono io client che con il mio telefono mi collego a questo server e richiedo le informazioni che mi servono. Quindi sostanzialmente è il classico funzionamento in cui c'è un punto centralizzato e tutti ci colleghiamo, perché non ci sono solo io che mi collego col servizio, ci sono più utenti, più attori che si collegano allo stesso servizio, c'è un punto di centralizzazione. Nel momento in cui un attaccante dovesse, attraverso banalmente un denial of service, cioè un attacco in cui ti mando tantissime informazioni solo per fare in modo che tu non riesca ad elaborarle tutte e quindi non puoi più semplicemente fornire il servizio, a quel punto lì cosa vuol dire? Che che qualsiasi tipo di servizio client-server verrebbe bloccato, non funzionerebbe più, perché c'è un punto di centralizzazione. Ok? L'architettura di cui invece oggi parleremo molto e che risolve questo tipo di problema, diciamo, è un'architettura di tipo peer-to-peer. Chi mi fa un esempio di un'architettura peer-to-peer? Nessuno. Poi ci sono punti in ballo per l'esame finale. Bitcoin! Per esempio, sì, Bitcoin. Ecco, un'architettura peer-to-peer è un'architettura che rompe il modello client-server. Cosa vuol dire? Il modello client-server è un modello, si dice, asimmetrico. Cioè, se tu tiri una riga qua in mezzo, questo non è uguale a questo. Cioè, questo offre i servizi, questo li sfrutta. Nell'architettura peer-to-peer, invece, se io tiro una riga qua, questo sistema è simmetrico, perché tutta la logica e tutte le informazioni sono distribuite equamente all'interno di tutti quelli che d'ora in poi chiameremo nodi della rete. Ogni hardware, software che è collegato a questo sistema viene chiamato nodo. All'interno del nodo è contenuta tutta l'informazione necessaria ad utilizzare il sistema nel suo complesso. Questi sistemi hanno una serie di caratteristiche che adesso andremo a vedere un po' più nel dettaglio, ma sostanzialmente la caratteristica che hanno fondamentale è che questi sistemi non hanno un punto di centralizzazione. Quindi cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui uno voglia attaccare questi tipi di servizi, dovrebbe spegnere tutti i nodi della rete. Mentre per un'architettura client-server è molto semplice, io attacco direttamente il server e interrompo il servizio. In un'architettura peer-to-peer, per interrompere effettivamente il servizio bisognerebbe interrompere tutti i nodi della rete. Tutti quanti qua hanno sentito la prima lezione che ho fatto all'Alfieri e anche qua al Politecnico sull'introduzione a Bitcoin? Chi non l'ha sentita? Ok, perfetto, ottimo, allora posso fare questo esempio che mi piace un sacco. L'esempio classico per distinguere un sistema client-server da un sistema peer-to-peer è lo streaming. Chi ha mai visto un film in streaming? Ecco, inquadrali un attimo che li segnaliamo tutti. Segnaliamo subito la polizia postale. Ecco, per guardare un film in streaming, solitamente, tutti voi, anche legalmente, no? Utilizzate streaming, utilizzate Netflix, utilizzate Prime Video e tutti i vari servizi che vi permettono di guardare film, serie TV, eccetera. Per utilizzare questi servizi utilizzate, appunto, sono servitori, utilizzate il classico modello client-server. Cioè Netflix con i suoi bei serveroni che contiene tutti i film, voi vi collegate a lui e guardate i film che volete. Ecco, Netflix è nato da pochi anni. Prima c'erano ragazzi che si mettevano lì, attaccavano l'hard disk al loro computer, dicevano ragazzi chi vuole, facevano un sito fatto in 10 minuti, dicevano ragazzi chi vuole si può collegare al mio sito e guardarsi i miei film. Perfetto, una cosa che poteva essere lecita, poi a un certo punto ovviamente chi dei film ci faceva un business ha detto ma più o meno non mi va tanto bene questa cosa. E quindi semplicemente cosa è successo? Queste persone hanno segnalato questi tipi di servizi e l'istituzione centrale, il governo di turno, la polizia postale, quello che è andata da questi ragazzi e gli ha detto
carissimo, bravo, hai fatto una bella roba, però adesso devi chiudere il servizio. Semplicemente perché questa cosa è illegale, non puoi farla, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è esattamente quello che è successo e che succede tutti i giorni. Tu metti online un servizio, hai tanti client che si collegano attorno a te al tuo servizio, lo sfruttano, nel momento in cui quel servizio non piace a qualcuno, un'istituzione può intervenire e interrompere il servizio. Perché c'è un punto centrale, possono venire proprio da te e dirti no, quel servizio non lo puoi offrire. Cosa è successo però a un certo punto con lo streaming? È successo sostanzialmente che qualcuno ha detto, ma perché tenere tutti i film su un unico computer? Che poi tanto ogni volta vanno lì, me lo prendono, mi spaccano il computer, mi dicono tu i film non li puoi far vedere. Facciamo in modo che di costruire una rete peer-to-peer, decentralizzata, distribuita anzi, dove ogni nodo possa sia usufruire dei film degli altri, sia mettere a disposizione film. Cosa vuol dire? Che io magari mi collego a una rete, qualcuno ha mai sentito parlare di torrent, BitTorrent, Emule? Emule? Nessuno ha mai sentito Emule? Madonna. Beh, mi sento vecchio, anche se ho pochi anni più di voi. Vabbè, era uno di questi strumenti sostanzialmente, dove tu potevi collegarti a questa rete e offrire dei film, dire io questi film qua li metto qua, chi vuole guardarseli può collegarsi qua e guardarli, oppure cercare il film che ti piaceva, e sicuramente all'interno della rete c'erano uno o più nodi che offrivano quel particolare film. In questa maniera qua abbiamo semplicemente aumentato la complessità di interrompere quel tipo di servizio. Cioè il servizio è più resiliente. Nel momento in cui viene attaccato, paradossalmente si migliora, perché non viene mai distrutto. È come una colonia batterica. Nel momento in cui ne distruggiamo una parte, questa si rigenera. Finché ne rimane anche uno solo, questo può rigenerarsi e ricreare la colonia. Allo stesso modo, se io volessi interrompere un servizio di streaming online come BitTorrent, Emule and Company, dovrei andare da tutti i nodi della rete a dirgli ragazzi qua i film in streaming non si possono più trasmettere. Bene, capite che diventa estremamente complesso ed è il motivo per cui oggi chiunque può guardare ancora film in streaming tranquillamente. Ovvio che sono sicuro che nessuno di voi lo fa, io per primo non lo farei mai, però sono sicuro che possiate farlo, ok? L'analogia con Bitcoin è un po' quella. Cioè, così come qualcuno centralmente può distribuire il denaro, gestire il credito, come vi ha spiegato Giacomo, come una banca, a quel punto c'è un point of failure, no? Cioè un punto in cui può fallire il sistema, la banca. Lei si occupa di distribuire i soldi, semplificando molto il discorso, e quindi sostanzialmente c'è un punto di rottura, lì si può rompere il sistema. Se invece creiamo un sistema digitale in cui possiamo spostare la logica applicativa e le informazioni che ha la banca su tutti i nodi della rete e non soltanto su un server, allora a quel punto effettivamente potremo creare un peer-to-peer electronic cash, cioè un contante digitale elettronico peer-to-peer. Cioè senza bisogno di un server centrale, di qualcuno che offra il servizio. Andiamo a vedere un po' meglio quali sono le caratteristiche fondamentalmente dei sistemi distribuiti. Come vi ho detto, le caratteristiche principali sono che non c'è un coordinatore centrale, però c'è un obiettivo comune. Cioè una rete come può essere BitTorrent, non c'è nessuno che coordina, in realtà poi più o meno, se c'è qualcuno non c'è nessuno che conosce BitTorrent, quindi nessuno potrà dirmi nulla, fidatevi, è così, in realtà non è proprio così, ci sono dei punti di centralizzazione anche in BitTorrent, ma non è questa la sede per discuterne. Comunque non c'è un coordinatore centrale, uno che mette le regole, c'è un obiettivo comune, c'è una simmetria client-server, il sistema client-server normalmente è asimmetrico, quindi il client è diverso dal server. In questa situazione qua invece nei sistemi distribuiti c'è una simmetria, il client è uguale al server, cioè non c'è più client e server, ma sono tutti entrambi.
possono offrire o godere del servizio. Però, questo obiettivo comune, come lo sintetizziamo? Come capiamo qual è l'obiettivo comune e come facciamo a raggiungerlo? Ci va prima di tutto una logica applicativa, cioè del codice, una sequenza di istruzioni che gira sui nostri computer, che dice, ok, tu vuoi fare in modo di condividere film con le altre persone, file, generalizziamo, all'interno di una rete distribuita? Perfetto, tu devi avere un programma sul tuo computer che ti permette di caricare dei file, ti permette di gestirli, modificarli, condividerli, la classica interfaccia grafica che fa cose sul tuo computer. Poi però, essendo che non c'è un server centrale al quale noi ci colleghiamo per ottenere tutti i servizi, c'è bisogno di un protocollo di comunicazione con gli altri nodi. Siamo tutti pari, no? Peer to peer, da pari a pari all'interno della rete. Però come comunichiamo? Come facciamo a raggiungere il nostro obiettivo comune se non c'è un coordinatore centrale? La centralizzazione porta efficienza. La decentralizzazione invece è molto inefficiente perché bisogna mettersi d'accordo. Cioè se qua dobbiamo andare al ristorante e scelgo io, è facile, dico andiamo, bella che fatta. Se invece dobbiamo metterci tutti d'accordo e raggiungere un consenso su dove andare in un ristorante, molto spesso è difficile mettersi d'accordo in due, figuriamoci in 50. C'è bisogno di un protocollo, delle regole. Se è martedì andiamo al sushi, se è mercoledì andiamo a mangiare la pizza, eccetera, eccetera, eccetera. Questo protocollo è per definizione un insieme di regole. Bitcoin è un protocollo, è un insieme di regole. Ecco, un'altra caratteristica, poi questo discorso qua, cioè come Bitcoin è un sistema distribuito, come sia un sistema distribuito, lo vediamo poi in un secondo momento. L'altra caratteristica fondamentale è l'eterogeneità degli strumenti utilizzati. Cioè tu puoi usare quello che vuoi in una rete distribuita. Basta che rispetti le regole del protocollo. Cioè le regole del protocollo sono queste. Tu. Dopodiché, se tu riesci a fare in modo di comunicare con gli altri nodi rispettando quelle regole, allora semplicemente puoi utilizzare l'hardware che vuoi. Non è che devi avere per forza un Mac o devi avere per forza un Raspberry Pi per poter utilizzare un protocollo di tipo distribuito. Una rete di tipo un servizio, un sistema distribuito, diciamo. Devi semplicemente rispettare le regole del protocollo. Oltretutto, come vi accennavo prima, puoi anche scollegarlo il tuo computer dalla rete. Cioè, cosa vuol dire? Se io sono collegato in un sistema distribuito, no? Come vi accennavo, come vi dicevo prima, l'analogia di BitTorrent. Sono collegato alla rete, offro 4 film che ho, ogni tanto ne guardo uno, vabbè, a un certo punto mi stacco dalla rete. Chi se ne frega? Cioè, gli altri attori, semplicemente i film che mettevi tu, magari li mette un altro. Cioè, non è che sei una parte fondamentale della rete. Nessuno è una parte fondamentale della rete. Cioè, finché anche uno solo fa girare il protocollo Bitcoin, ovviamente potrà BitTorrent, ovviamente potrà guardarsi solo i suoi film, perché non c'è nessun altro a cui collegarsi. Però il protocollo funziona comunque. Cioè, il sistema funziona comunque. È esattamente l'analogia della colonia batterica. Cioè, a differenza del sistema client-server in cui se attacco il server si rompe tutto, in un sistema distribuito posso rompere tutti i pezzi e funziona comunque. Questa è una caratteristica molto importante, perché da questa caratteristica ne deriva la proprietà che di fatto un sistema di questo tipo è incensurabile. Perché anche nel momento in cui io vada a rompere tutti i nodi della rete, qualcuno un giorno o l'altro potrà trovare il codice da qualche parte, perché se l'era salvato, o perché se l'era scritto sul muro, ricopiarlo, ricompilarlo all'interno del suo computer e far girare di nuovo il software. È informazione. Non c'è nulla di fisico che io posso attaccare come un server. Un server posso dargli fuoco. Cioè, se offro un servizio che non mi piace, gli do fuoco. Un sistema informativo di tipo distribuito, invece, è informazione. Se io ho quell'informazione, posso accendere un nodo e anche se qualcuno riuscisse a distruggere... È schiattato un piccione contro il vetro. Se anche riuscisse a distruggere tutti i nodi della rete, il sistema potrebbe funzionare comunque.
quindi resiliente ai malfunzionamenti. Ecco, Bitcoin è esattamente un protocollo che coordina un sistema distribuito. È un insieme di regole che fa in modo che un sistema peer-to-peer possa funzionare. Qual è l'obiettivo di questo sistema peer-to-peer? Scambiare valore, peer-to-peer electronic cash, cioè scambiare valore in maniera completamente digitale, senza un coordinatore centrale, quindi peer-to-peer, evitando il problema della doppia spesa. Cosa vuol dire? Finché io mi scambio film, se io scambio Game of Thrones e anche, come ti chiami? Mattia mette Game of Thrones, cosa me ne frega? Anzi, un giorno che non ci sono io c'è lui. Meglio così. Però se io devo scambiare valore, non è proprio tanto bella questa cosa. Perché se io ho 10 euro e le mando 10 a Mattia e 10 a Paolo, non va bene, c'è un problema. Ho speso 2 volte i miei soldi. Questo è un problema legato al tipo di informazione digitale. Perché se io ho questa bottiglietta, posso darla solo a qualcuno. O ne devo comprare un'altra per averne 2. Mentre invece per quanto riguarda un asset, un bene digitale, un'informazione, io posso replicarla infinite volte e questa sarà esattamente uguale in tutte le infinite volte. Ok? La codifica di 2 in binario è 1-0. Se io voglio scrivere 100 volte 1-0, scusate, se voglio scrivere 100 volte 2 e mandare un 2 a tutti, è sempre 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Cioè non è che c'è un'impronta digitale che garantisce che ogni cosa sia diversa, una firma digitale. In realtà c'è, avete già scoperto un po' come, però approfondiremo il discorso. Quindi cosa vuol dire? Che devo trovare un modo che mi impedisca la doppia spesa, cioè non devo poter spendere 2 volte gli stessi soldi sostanzialmente. Bitcoin è esattamente il protocollo che risolve questo problema. L'avete già visto un po' con Andrea nella parte di crittografia? Avete già visto un po' di funzioni crittografiche. Bitcoin raggiunge lo scopo di evitare la doppia spesa principalmente attraverso la crittografia, utilizzata in un particolare algoritmo che è la proof of work, che dopo analizzeremo meglio. Ecco, abbiamo detto che sostanzialmente Bitcoin vuole essere un po' l'analogo Netflix, BitTorrent, banca, Bitcoin. Ok? Vuole essere la decentralizzazione del sistema finanziario, la distribuzione, precisamente. Come funziona un sistema, una banca? Molto, molto, molto semplicemente. La banca sostanzialmente ha un registro, un libro mastro, dove tiene tutte le informazioni. Cioè, Paolo ha 10 euro, io ne ho 20, voglio mandare 10 euro a Paolo, cosa succede? Che io mando la richiesta alla mia banca, immaginatevi proprio come una rete informatica, no? Siamo 2 nodi, io e lui, voglio mandare 10 euro a Paolo, devo riferirmi a un terzo, una TTP, una Third Trusted Party, che sostanzialmente verifica che io possa effettuare quella spesa. Cioè io gli chiedo alla banca, il Third Trusted Party in questo caso è la banca, chiedo io voglio mandare 10 euro a Paolo. Perfetto, lei cosa fa? Prende il suo libro mastro impolverato, lo apre e guarda il mio bilancio e dice ok, Giorgio ha 10 euro da mandare a Paolo? Sì, perfetto, ok. Allora Giorgio, poi fa una seconda verifica. Paolo ha un account, un conto dove poter ricevere questi soldi? Sì. Come? Ah, scusa, stavo una seconda. Ok, posso mandare questi fondi? Perfetto. Allora Giorgio meno 10, Paolo più 10. Fa semplicemente questo. Ovviamente non ha un registro impolverato, ma è qualcosa di un po' più digitale, ecco. Però l'analogia è quella, sostanzialmente. Ecco, se noi vogliamo decentralizzare, distribuire, trasformare questo servizio client-server, dove abbiamo visto dove c'è una terza parte fidata, un punto di centralizzazione, un punto di attacco, vogliamo creare questo sistema qua, però in una versione peer-to-peer,
in un sistema distribuito, dobbiamo sostanzialmente cambiare un po' la logica, ok? Come la cambiamo? Ci va prima di tutto una condivisione delle informazioni. Cioè se io devo fare sia da client che da server, cosa vuol dire? Che devo avere le informazioni che avrebbe il server. Quindi sto libro master devo averlo anch'io. Perché se io voglio mandare dei soldi a Paolo, devo verificare che Paolo mi abbia dato un indirizzo valido a cui mandarglieli. E se non c'è una terza parte fidata a cui chiederlo, quell'informazione devo averla io. Ecco, questa informazione all'interno di Bitcoin ce l'ho, ovviamente, ed è memorizzata all'interno della time chain, anche detta blockchain. Perché? Allora, prima abbiamo detto che sostanzialmente dobbiamo evitare il problema della doppia spesa, no? Se vogliamo evitare il problema della doppia spesa, fondamentalmente vuol dire che dobbiamo dare una sequenza temporale alle transazioni. Cioè dobbiamo fare in modo che in un istante nel tempo l'informazione che io sto mandando del valore a Paolo sia memorizzata nel tempo. Quindi esattamente ci va una sequenza di blocchi di informazione che scandisca una sequenza temporale. Cioè scandita da una sequenza temporale. Che è esattamente la time chain. La time chain è un registro, immaginatevelo, questo libro che ha la banca, che però è un registro in continua mutazione. Cioè in espansione più che mutazione, perché è immutabile, però scusatemi il gioco di parole. Vuol dire che io sostanzialmente prendo delle informazioni, le metto in un blocco, in un istante di tempo, so quando l'ho fatto, un timestamp, e dopodiché, dopo un tot di tempo, ne attacco un altro, e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro. Questo fa in modo che le mie transazioni, le transazioni in generale, abbiano una scansione temporale. E quindi, in buona sostanza, in maniera molto semplificata, così evitiamo il problema della doppia spesa. Però, dall'altra parte, risolviamo anche un altro problema. Cioè, se questo registro, oltre che essere una scansione del tempo, sostanzialmente, è anche distribuito, cioè ce l'abbiamo tutti, allora a quel punto abbiamo risolto un ulteriore problema. Cioè il problema per cui non ci deve essere più una third trusted party centrale a cui devo chiedere se posso mandare i soldi a Paolo. Quello me lo verifico autonomamente perché ho accesso, la time chain è memorizzata all'interno del mio nodo, non devo uscire da nessuna parte, verifico se posso mandarla e se posso mandarla la mando. Ovviamente la mando a lui direttamente e a tutti gli altri nodi della rete, dopo capiremo bene perché, la mando a lui direttamente e lui ha una copia esattamente come la mia della time chain. E quindi può verificare, sì, ok, ma lui mi sta mandando questi soldi, ma ce li ha effettivamente? Tu, si va a guardare il suo libro, sotto forma di time chain, e può effettivamente verificare che quei soldi ce li ho. E quindi dice, ok, l'accetto quella transazione. Ovviamente dopo c'è tutto un processo, che è il processo di proof of work, che adesso andiamo a vedere un po' meglio. Allora, vediamo cosa ho scritto qua. Un registro distribuito dove ogni nodo possa memorizzare lo stato della rete. Come libro mastro, ok. Quindi cosa vuol dire? Oltre a verificare che Paolo possa effettivamente ricevere una transazione, questo registro mi serve per avere un overview totale sulla rete. No, chiunque voglia partecipare a utilizzare questo tipo di servizio può farlo. Abbiamo detto che Bitcoin è permissionless, quindi non hai bisogno di un permesso per accedere alla rete. Quindi immaginatevela come una roba super dinamica. Ogni minuto c'è qualcuno che si crea la sua chiave privata, come avete visto con Andrea, si crea la sua chiave privata, riceve dei fondi da qualcun altro, quindi crea delle transazioni, nuovi utenti, nuove transazioni. Ogni istante si possono aggiungere delle modifiche a questo registro. Si chiedono delle modifiche. Quindi questo processo sostanzialmente come avviene? La struttura di base è la time chain, ok? Qui sono memorizzate tutte le transazioni. Ma come sono memorizzate? Come sequenza temporale di blocchi. Ma cosa c'è all'interno dei blocchi? Questi sono 3 blocchi della blockchain di Bitcoin. Quindi cosa vuol dire? Che all'interno di un blocco
Facciamo un passo indietro perché sennò è un po' difficile da capire. Allora, io voglio mandare una transazione a Paolo, abbiamo detto. Cosa faccio? Dal mio nodo costruisco la transazione, la firmo con la mia chiave privata, la firmo con la sua chiave pubblica, che lui mi ha detto, come avete visto, e la mando in broadcast a tutta la rete. A tutti i partecipanti della rete dico, ragazzi, io voglio mandare una transazione, questi fondi a Paolo. Perfetto, tutti i nodi della rete prendono e mettono in mempool, cioè in memoria, in coda, questa transazione. Quindi cosa vuol dire? Che io stesso sono un nodo, quindi anch'io metto in coda quella transazione. Vuol dire che io, all'interno del mio nodo, ho uno spazio che è la mempool, cioè la lista d'attesa di tutte le transazioni che gli attori all'interno della rete vogliono fare. Ogni 10 minuti circa c'è un attore all'interno della rete, si chiama il miner, cioè più attori in competizione, uno di questi, un miner, prende queste transazioni, le impacchetta, dopo vediamo come, costruisce un blocco, cioè mette un contatore di transazioni, qua manca un campo che è il block size, cioè la dimensione del blocco, mette un block header con tutte queste informazioni, che dopo vediamo bene, lo impacchetta e dice ok, ho scoperto un blocco. Lo comunica a tutti gli attori della rete e quel blocco viene aggiunto, ogni attore della rete aggiunge quel blocco alla sua blockchain. Ricapitoliamo. Io voglio mandare una transazione, perfetto, lo dico a tutti. Tutti prendono la transazione e la mettono nella loro coda, la lista d'attesa. Ogni 10 minuti c'è questa gara a chi risolve per prima questo blocco. Chi lo risolve cosa vuol dire? Che prende, impacchetta tutte le transazioni, trova un'informazione, la manda a tutti gli altri e tutti gli altri prendono quel blocco e lo mettono in coda alla loro time chain. Ora voi dite, perfetto, ma chi è che mi dà l'incentivo a fare questa operazione? Perché, non vi ho detto un pezzo molto importante, cioè che per decidere chi attacca il blocco c'è una sorta di gara, una vera e propria gara. Immaginatevi come se doveste risolvere un puzzle. Io dico, ok, ci sono queste transazioni, il primo che risolve questo puzzle, questo problema all'interno della rete, ha il diritto di chiudere questo blocco, scrivere queste informazioni e comunicarlo a tutti gli altri. Questa gara sostanzialmente come avviene? Immaginatevi allora, come posso spiegarlo? Forse è meglio se faccio prima il contrario, cioè prima vi spiego bene com'è la struttura del blocco e poi andiamo a vedere come funziona tutto il processo di creazione di un nuovo blocco, perché almeno è un po' più chiaro. Allora, come abbiamo visto, in un blocco inseriamo tutte le transazioni, mettiamo quante transazioni ci sono e un block header. Nel block header c'è semplicemente un campo version, dove inseriamo la versione del protocollo, dopo vi spiegherò meglio cosa serve. Previous block hash, cosa vuol dire? Chi sa cos'è una funzione hash? Sì, vai. Vai. Si usa per camuffare delle informazioni. Mm. Praticamente funziona che devi intuire l'output, devi capire l'output dall'input, però non l'input dall'output. Esattamente. Sì. Sì. No, hai detto esattamente, è tutto giusto. Sostanzialmente la funzione di hash ti permette di avere un'impronta digitale di un set di informazioni. Cioè, vi ho fatto vedere in quel sito con SHA-256 Andrea, se io metto dentro un'informazione all'interno in input, l'output è univoco e non posso tornare dall'output all'input. Quindi vuol dire che se io cambio anche una sola virgola, o una maiuscola e una minuscola dell'input, l'output è completamente diverso. Quindi vuol dire che sostanzialmente quell'output mi garantisce l'integrità del messaggio. Cosa vuol dire? Io devo comunicare un messaggio a Paolo. Devo garantire che quel messaggio arrivi, che nessuno si metta in mezzo, un man in the middle attack, che nessuno si metta in mezzo e modifichi l'informazione. Io gli mando il messaggio e l'hash di quel messaggio. L'hash di quel messaggio
se anche solo una lettera di quel messaggio è modificata, è completamente diverso. Quindi vuol dire che io gli mando l'hash come strumento per garantire l'integrità di quel messaggio. Cosa vuol dire? Che se Paolo riceve quel messaggio modificato, guarda subito l'hash e dice no, ma non è il messaggio originale. Se invece vede che il messaggio è uguale all'hash, allora effettivamente può dire ok, è il messaggio corretto. Quindi mettere l'hash del blocco precedente all'interno del blocco attuale significa esattamente quello che chiude l'anello della catena. Cioè io mettendo l'hash del blocco precedente nel blocco attuale sto dicendo ok, questo era il blocco che c'è prima. Sto creando un legame temporale tra l'informazione che c'era prima e l'informazione che c'è adesso. Con questo meccanismo qua creo la catena di blocchi. È chiaro? Non mi sembrate molto convinti. Allora, sostanzialmente, come vi dicevo, ogni 10 minuti bisogna impacchettare tutte queste transazioni e costruire questo blocco. Per legare queste informazioni al blocco precedente, io prendo il blocco precedente, applico questa funzione di hash, tiro fuori questa stringa e la metto nell'header del blocco che sto creando. Così sto creando questo legame qua. Cioè ogni blocco è strettamente legato a quello successivo e a quello precedente. Perché il blocco di prima, di cui ho fatto l'hash, aveva già al suo interno l'hash del blocco precedente. E così via fino al blocco Genesi, il primo blocco che è stato costruito. Da lì in poi ogni blocco contiene l'hash del blocco precedente. E quindi sostanzialmente è una sequenza temporale di informazioni. Dimmi. Esatto. Esattamente questa è l'informazione che ti permette di dire chain al posto di solo block. Se no sarebbe una sequenza di blocchi che tu potresti mischiare. No, ci potrebbe essere un... come si dice? Sì, gli anelli. Esatto. Questo block hash permette di saldare gli anelli e fare in modo che siano indissolubili. Perché, non indissolubili, comunque, non spaccabili. Perché cosa vuol dire? Che se io volessi modificare a questo punto un blocco blocco n, solo al blocco n più 2, io se modifico una sola informazione qua dentro, l'hash, il previous block hash di questo blocco, cambia completamente. Quindi cosa vuol dire? Che questo blocco cambia completamente e quindi questo altro previous block hash cambia completamente. Quindi io rompo tutta la catena. Cioè questo processo di mettere il previous block hash all'interno dell'header di un blocco fa in modo che la catena sia una sequenza di informazioni immutabile. Ovviamente questo processo c'è una probabilità di rompere la catena, no? Dovuta al lavoro che dopo vedremo. Un po' un casino spiegare questo senza spiegare prima l'altro, forse potevo invertire le slide, ma dopo sarà tutto più chiaro. Quindi sostanzialmente devo fare, se voglio modificare un'informazione a un punto n della catena, devo modificare anche tutte le informazioni dopo. Perché modificando anche solo una virgola all'interno di questo blocco, mi cambia tutto quanto. Quindi questa sequenza, questa idea di creare la catena, fa in modo che le informazioni rimangano immutabili nel tempo. E io possa creare una sequenza temporale di informazioni, quello che era il nostro obiettivo del nostro sistema distribuito, ok? Poi, il Merkle root. Allora, il Merkle root, Merkle era un matematico negli anni 70-80, ha fatto un sacco di cose belle, tra cui ha creato questa Merkle root. Vediamo se disegno peggio di Giacomo. Non c'è neanche un pennarello, quindi non disegnerò. Niente. Vabbè, cerco di spiegarvelo così. Allora, sostanzialmente immaginatevi che il Merkle root è un albero di transazioni. Cos'è un albero? Allora, immaginate di prendere tutte le transazioni e metterle tutte in fila, a coppie. Transazione 1, 2, transazione 3, 4, transazione 4, 5, transazione 5, 6. Io prendo le due transazioni, le sommo e faccio un hash e tiro sul risultato. Prendo la 3 e la 4
Faccio la stessa cosa, tiro sul risultato. Con il risultato dell'1... Aspetta, ma qua c'è un pezzo di lavagna. Faccio vedere qua. Scusate. Ok? Lo vedete? È un po' piccolo, un po' brutto, ma... Questa è T1 e T2. Le sommo, faccio un hash. Questo è H1, per dire. Questo è H2. Prendo T3 e T4, faccio un altro hash. Prendo questo hash, H1, lo sommo con H2 e faccio un altro hash. Questo sarà H. Se io ho 4 transazioni, H è il Merkle root. Cioè la radice del mio albero di transazioni. Questo cosa vuol dire? È di nuovo un'impronta digitale delle transazioni. Cioè, una volta che io tiro fuori sto Merkle root e lo metto nell'header del mio blocco, significa che se anche solo andassi a modificare una virgola di una transazione all'interno del mio blocco, il mio Merkle root, scusate, questo è il Merkle tree è l'albero, il Merkle root è la radice del Merkle tree. Scusate. Se anche solo andassi a modificare una virgola all'interno di una transazione di questo blocco, il Merkle root cambierebbe completamente. Quindi di nuovo questo è un timbro di garanzia delle transazioni che ci sono all'interno del blocco. Ci siamo. Il time... Come, scusa? Se qualcuno volesse malintenzionato volesse modificare una transazione, ce ne renderemo subito conto. Perché con una semplice operazione, un'operazione veloce, quella di calcolare il Merkle root, lo verificheremo subito che quelle transazioni non sono quelle reali, quelle del blocco reale. Il timestamp semplicemente è una marca temporale. Dato che abbiamo detto che la blockchain, la time chain, serve per garantire una sequenza temporale di informazioni, il timestamp serve a mettere una marca temporale sostanzialmente. Il difficulty index e il nonce sono due parametri ai quali finalmente arriviamo, perché ho fatto una fatica incredibile senza analizzare questo aspetto, che riguardano il processo di mining. Allora, vediamo. Per capire cosa servono questi due campi, dobbiamo capire come vengono prodotti questi blocchi. Questi blocchi vengono prodotti sostanzialmente attraverso la proof of work. La proof of work è l'algoritmo di consenso attraverso il quale la rete, ogni nodo, raggiunge il consenso su chi deve scrivere il blocco successivo. Ok? Ok, allora cerco di ripeterlo. Allora, sostanzialmente la proof of work è un algoritmo che serve per raggiungere il consenso sullo stato della rete. Ok? Cioè, noi abbiamo scritto un blocco, prendiamo un istante t del tempo. In quell'istante t del tempo la blockchain ha uno stato, che sono Paolo ha 10 bitcoin perché è ricchissimo, Giorgio ne ha neanche mezzo perché è poverissimo, anche meno, e voi ne avete quello che ne avete. In quell'istante di tempo t la situazione è quella. Se da lì noi vogliamo fare delle modifiche, cioè io voglio mandare dei satoshi, lui deve riceverli, eccetera, eccetera, vogliamo creare delle transazioni, serve un modo, essendo che non c'è un coordinatore centrale, serve un modo per accordarsi sul come queste transazioni vengano fatte, perché altrimenti ci sarebbe il rischio della doppia spesa, ok? Che io le mando due volte. Ci va un modo per mettersi d'accordo su come evitare il problema della doppia spesa e su come aggiornare successivamente lo stato della time chain. Ecco, questo modo è la proof of work. Come funziona la proof of work? Ogni 10 minuti circa, statisticamente, si fa una gara, si prova a risolvere un puzzle crittografico, tutti abbiamo questo puzzle da risolvere, tutti ci proviamo, il primo che lo risolve scrive il blocco successivo.
Cioè prende le transazioni che tutti quanti abbiamo in mempool, di cui vi ho parlato prima, le impacchetta così come vi ho fatto vedere prima, le impacchetta dentro un blocco, ci mette un counter, prende l'header mettendo il previous block, la version, fa un timestamp, fa il Merkle root di tutte le transazioni, impacchetta per bene il blocco e lo comunica a tutti. Però cosa fa? Perché ovviamente voi mi dite, sì, ma chi me lo fa di fare tutta sta sbatta, di risolvere sto puzzle crittografico, che oltretutto consuma energia, è costoso, devo dare una prova di lavoro, è un lavoro effettivo, no? Chi me lo fa fare? Me lo fa fare che mentre impacchetto il blocco, qua in mezzo ci metto una transazione in più. Questa transazione in più è la Coinbase Transaction, cioè la transazione che conia nuova moneta. È esattamente così che viene creato Bitcoin. Cioè Bitcoin è nato il 3 gennaio, è partito il 3 gennaio 2009 e in quell'istante T di tempo esistevano 0 Bitcoin. Da quell'istante ad ogni blocco che si attaccava alla blockchain si creano nuovi Bitcoin. Vai. Sì, ce ne saranno 21 milioni prefiniti. Ad oggi ce ne esistono circa 19 milioni. Perché tu mi dici, ovviamente, questa sequenza diverge semplicemente infinito. Se io ogni blocco creo nuovi Bitcoin, cioè non sono 21 milioni, stai prendendo in giro, sono molti di più, perché in un istante di tempo infinito avrò infiniti Bitcoin. No, perché esiste un processo che si chiama halving, che ogni 210.000 blocchi dimezza la ricompensa. Cosa vuol dire? Che nel 3 gennaio 2009 Satoshi Nakamoto, che ha fatto partire Bitcoin, ha minato il primo blocco, adesso vedremo tecnicamente come, ha minato il primo blocco e ha scritto una Coinbase Transaction tra le transazioni, che probabilmente era l'unica in quel periodo perché non faceva ancora transazioni, e ci ha messo, ok, questa è la Coinbase Transaction dove vengono creati 50 nuovi Bitcoin mandati a un mio indirizzo. Quindi dal 2009... sì, il primo blocco era non spendibile. Puntualizzazione da Salvatoshi, che in realtà era Satoshi Nakamoto, quindi è lui che ha creato il primo blocco, quindi sapeva benissimo com'è. Comunque dal secondo in realtà diventano spendibili, quindi cosa vuol dire? Che io ogni blocco che creo aggiungo questa Coinbase Transaction attraverso la quale creo nuova moneta. Ogni 210.000 blocchi, quindi circa 4 anni, questa ricompensa viene dimezzata. Quindi nel 2013 sono diventati 25 Bitcoin ogni blocco, poi 12,5, ora siamo a 6,25 e il prossimo marzo, non questo, 2024, arriveremo a 3, quello che è 3,125 Bitcoin creati ogni nuovo blocco. Ecco, l'analogia qual è? L'algoritmo di consenso si chiama prova di lavoro, proof of work. L'analogia è esattamente quella con l'oro, esattamente quella dell'oro. Cioè io per creare nuovo oro devo lavorare, devo prendermi la mia pala o la mia draga, andare nei fiumi, scavare, cercare nuove pepite d'oro, raffinarlo, eccetera, eccetera. C'è un lavoro per creare nuova moneta, ok? In Bitcoin è la stessa cosa, cioè se io voglio coniare nuovi Bitcoin, e posso farlo ogni 10 minuti con certezza deterministica, devo fare un lavoro. Il lavoro è risolvere questo puzzle crittografico, cioè, vai poi ti faccio fare la domanda, cioè trovare questo numerino qua, il nonce, number used once, cioè un numero utilizzato una volta sola. Se io trovo quel numerino magico lì, mi prendo i Bitcoin. Come faccio a trovare quel numerino magico lì? Vai, fai la domanda, poi lo spieghiamo. Ah, ok, perfetto. Allora ci siamo. Come faccio a trovare quel numerino magico lì? Così. Io prendo tutte le transazioni, faccio il mio fantastico Merkle root, prendo l'hash del blocco precedente, ci metto un nonce, un numero casuale, che genero casualmente, continuamente, prendo questa roba qua, ci applico SHA-256, che è la nostra funzione di hash, faccio l'hash di questa roba qua, se il risultato
ha un numero di zeri all'inizio pari al difficulty index, allora ho trovato il blocco giusto. Cosa vuol dire? Il difficulty index è la difficoltà nel costruire un nuovo blocco. Cioè, io ogni volta che metto un nonce e provo a creare Shadow 156, se l'obiettivo, il difficulty target della rete è che ci sia 1, 0, il difficulty target viene misurato come numeri di zeri all'inizio del mio hash finale. Quindi l'hash finale immaginatelo come, sono 256, quindi sono 256 bit. Il difficulty target è il numero di zeri che ci sono all'inizio. Quindi se il difficulty target è 1, vuol dire che io prendo la root, il block header, prendo un numero casuale, faccio SHA-256, se il risultato ha uno 0 come iniziale, ho trovato il blocco. Se non ce l'ha, cambio il nonce. Ne metto un altro. Ce l'ha? No, non ce l'ha. Cambio di nuovo il nonce. Ce l'ha? Non ce l'ha. Cambio di nuovo il nonce. Provo tantissimi nonce finché il mio hash finale ha il target di zeri richiesto dalla rete all'inizio. Quando lo trovo, io cosa faccio per far sapere a tutti che l'ho trovato? Cosa faccio? Cosa pubblico? Bravo. Prendo il nonce e prendo il risultato. E dico, ragazzi, io guardate, con questo nonce ho costruito questo blocco. Prendetelo, potete verificarlo. Perché il processo per trovare l'hash con tot zeri all'inizio è estremamente complesso. Devo fare forza bruta, devo cambiare nonce finché non lo trovo. No, cambio. Miliardi di volte. Per verificarlo è istantaneo. Perché io prendo quel nonce, lo butto là dentro, faccio una volta SHA-256, una volta, e verifico subito che quel blocco è corretto. Vai? Esatto, perché i sistemi, il Bitcoin è una rete asincrona. Quindi sarebbe stato difficile dire, mettiamo un blocco ogni 10 minuti. Sarebbe stato molto difficile, essendo una rete asincrona. Quindi hanno detto, non mettiamo un blocco ogni 10 minuti, ma facciamo in modo che per trovare questo hash corretto ci vadano in media 10 minuti. Come facciamo a fare questa cosa qua? Mettiamo un difficulty index, cioè un indice che dice, ok, a questo giro per trovare il blocco corretto, e questo è il puzzle crittografico di cui parlavamo, per trovare l'hash corretto, a sto giro ci vanno 2 zeri all'inizio. Ok, perfetto, con una potenza di calcolo più o meno collegata, cioè, prendi tutti i computer, tutti i nodi collegati alla rete Bitcoin, sommi la potenza di calcolo che c'è, fai una stima di se con tutta quella potenza lì che fa SHA-256 continuamente, quanti zeri devo trovare all'inizio affinché ci metta 10 minuti a trovarlo in media? È un po' complesso, si è espresso anche male, ma sostanzialmente vuol dire che ogni volta che io metto un difficulty target di 2 zeri, per trovare 2 zeri ci metto 5 minuti, con una potenza di 100 terahash. Per trovarne uno in più, uno zero in più, devo avere molta più potenza computazionale. Quindi vuol dire che sostanzialmente chi compete a costruire, a risolvere questi blocchi, a creare questi blocchi, chiunque può collegarsi alla rete e dire ok, partecipo alla competizione perché voglio guadagnarmi i bitcoin che metto nella Coinbase transaction. Posso iscrivermi, nel momento in cui mi iscrivo alla rete e concorro a risolvere questo blocco, la rete si accorge che c'è più potenza computazionale e in realtà ogni 2016 blocchi aggiusta il target di difficoltà. Quindi se per esempio domani arrivano il 50% in più di miner, vuol dire che potenzialmente quell'hash lì finale lo posso trovare in molto meno tempo. E quindi rischio di scrivere troppi blocchi. Io i blocchi devo scriverli ogni 10 minuti. Quindi cosa vuol dire? Che aggiusto il target. E dico no, il processo si chiama difficulty adjustment. Ne ho già ucciso uno, mi sa che.
Tranquillo. Attraverso questo processo, che è il difficulty adjustment, cioè l'aggiustamento automatico della difficoltà, ogni 2016 blocchi, il sistema in automatico, perché è una regola scritta all'interno del protocollo, non c'è nessun punto centrale che fa questa cosa. Ogni nodo lo fa per cazzi suoi, passatemi il termine. Quindi si mette lì e dice, ok, qual è la potenza computazionale collegata alla rete Bitcoin adesso? Questa. Perfetto, vuol dire che se dobbiamo metterci 10 minuti a risolvere un blocco, la difficoltà, cioè il numero di zeri che devi trovare nell'hash finale, deve essere questo. Ok, perfetto, aggiustiamo. D'ora in poi l'obiettivo sarà questo. Punto. Lo comunichi a tutta la rete e da lì in poi, per scrivere un nuovo blocco, bisognerà avere un target di quel tipo. Questo è un argomento un po' complesso, soprattutto analizzato in questi termini qua molto tecnici. Quindi se avete domande, facciamo un attimo, poi facciamo una pausa perché... Vai, 1, 2, 3, vai. Questo i miner lo fanno a mano perché mi sembra un processo abbastanza automatizzabile come programma. Lo vedrete tra l'altro, perché noi qua al Politecnico abbiamo comprato un miner. Un miner è un computer costruito appositamente per fare SHA-256. Quel processo lì, fa solo quello. Però è ultra ottimizzato per fare quella roba lì. Tu lo attacchi alla corrente e lui inizia a pigliare nonce, sbatterli dentro al blocco e provare a trovare sto hash finale. E lo fa continuamente, a velocità impressionante. Quindi sostanzialmente questo processo è assolutamente automatizzato. Tu da umano, quello che devi fare è prendere questa macchina qua, attaccarla alla corrente e farla comunicare utilizzando il protocollo Bitcoin, farla comunicare con la rete. Più macchine. Sì, calcola che le sembianze di una mining farm ormai sono tipo 30 volte quest'aula di computer. Assolutamente. C'è una società italiana, poi vabbè, non voglio esagerare troppo, divagare troppo sul mining, averti una lezione apposita su quello. C'è un nostro collega che sta facendo anche una tesi con una società italiana che si chiama Alps Blockchain, che sostanzialmente costruisce impianti di mining all'interno delle centrali idroelettriche sulle Alpi. Il problema delle centrali idroelettriche è sostanzialmente che nella maggior parte dei casi sono sottosfruttate, quindi metà dell'energia che queste producono non viene distribuita all'interno della rete, perché non può essere consumata direttamente. Lo sapete che l'energia non può essere, se non lo sapete ve lo dico, che non può essere accumulata in maniera molto semplice e non può essere distribuita su lunghe distanze, quindi sostanzialmente dove produci energia devi consumarla. Le centrali idroelettriche molto spesso producono più energia di quella che può essere consumata attorno a questa centrale, e quindi cosa fanno queste centrali energetiche per ottimizzare? Mettono i miner di Bitcoin all'interno delle centrali idroelettriche. Così possono guadagnare dei soldi dalla produzione di energia che altrimenti non avrebbero fatto, ottimizzando i loro impianti, eccetera, eccetera. Questo è uno dei motivi per cui in realtà Bitcoin non è assolutamente un problema per l'ambiente, ma anzi è un bene per l'ambiente, perché in questo modo qua incentiva la produzione sostenibile di energia. Bitcoin è l'industria più sostenibile al mondo, il 60% del mining è fatto con energia rinnovabile, molto più delle auto elettriche, molto più di tutte le altre industrie che sono sul pianeta. Piccolo. Avevamo un'altra domanda? Sostanzialmente tu calcola che la struttura di una transazione è Alice manda tot a Bob, ok? Io ho dentro il blocco una serie di transazioni. Se sono colui che scrive il blocco, il miner, che quindi ha trovato quell'hash di cui vi parlavo, aggiungo una transazione che è proprio una transazione diversa dalle altre. Al posto che avere Alice manda Bob, c'è Coinbase, banalizzo, Coinbase, non l'exchange, non c'entra niente, Coinbase transaction manda 50 bitcoin a e mette un mio indirizzo. Cioè una transazione come le altre, dove però non c'è un mittente, ma c'è una generazione di nuova valuta. E poi te li tieni tu, esatto, te li mandi a un tuo indirizzo. In realtà poi questi satoshi non sono spendibili per un tot di tempo, ma quelli sono dettagli che poi... Vai, prego. Un nuovo blocco è firmato dal miner che l'ha creato? Cioè c'è un modo di sapere chi ha creato il blocco? Allora, sì, ripeto, questi dettagli li spiegherà poi bene Gabriele nella lezione, non sto troppo a divagare, ma ha modo di farlo, ma ha modo anche di non farlo. Te lo dico così, molto easy peasy. Altre domande?
È chiaro a tutti come avviene il processo? Cioè è soltanto il mining di Bitcoin, è soltanto fare SHA-256 su queste 3 informazioni. Punto. Con un obiettivo che è quello di trovare questa stringa con tot zeri all'inizio. Anche voi potete farlo, ma potete farlo con carta e penna, non vi serve un computer. Ovvio che è un po' come competere con una miniera d'oro cercando l'oro col cucchiaino, più o meno. Però potete farlo. Ok, dai, direi facciamo una pausa di 10 minuti, almeno scegliamo un po' e ripartiamo dopo. 4 meno 5. Vai, dimmi. Cioè, non ho capito il problema matematico che bisogna risolvere per arrivare a creare il blocco. Allora, sostanzialmente, intanto mentre entrano tutti, il problema matematico che dobbiamo risolvere è trovare un hash di queste informazioni tale che i primi n bit siano zeri. Ok? Vai? Di queste 3 informazioni, il Merkle root, il nonce. Cioè tu prendi queste 3 informazioni, le appiccichi una dopo l'altra e ci fai SHA-256. SHA-256 è quella funzione che qualsiasi informazione ci metti dentro, lui ti tira fuori 256 bit. Qualsiasi roba ci metti dentro. E il problema matematico che tu devi risolvere per scrivere il blocco è trovare un nonce tale che ti dia un hash finale con un tot di zeri all'inizio. Alla fine bisogna, il problema è trovare il nonce. Esatto. Mettere il nonce giusto tale che il risultato finale, l'hash, sia una stringa con un tot di zeri all'inizio. Quanti zeri sono è il target, il difficulty target della transazione. Ok, manca qualcuno? Forse sono fuori. Vabbè, partiamo, poi nel frattempo arrivano. Facciamo un piccolo riepilogo di quindi la questione mining. Ok? Stavo spiegando anche il vostro collega. Sostanzialmente, il mio obiettivo come miner... Allora, prima dell'obiettivo... L'obiettivo della rete è creare una sequenza temporale di informazioni tali per cui io evito il problema della doppia spesa. Ok? Cioè io devo mettere in sequenza temporale queste informazioni relative alle transazioni tali per cui io non posso dire spendere 2 volte i miei soldi. Come faccio questa cosa? Devo fare in modo di, appunto, creare questa sequenza temporale. Come la creo? Prima di tutto ci deve essere un tempo di mezzo, che abbiamo fissato come obiettivo 10 minuti. Per fare in modo che questo blocco venga scritto esattamente dopo 10 minuti, creo un problema matematico che è il trovare questo hash con un tot di zeri all'inizio. Il tot di zeri è determinato dalla potenza di calcolo complessiva della rete. Sono tante cose, tanti nessi logici uno dopo l'altro, però se li analizziamo anche con parti stagni poi uno riesce a costruire un po' il puzzle. Per esempio, a cosa serve il nonce? È scritto. Dai, senza non voglio prenderti di mira. Vai, cosa serve il nonce? Il nonce è il numero che bisogna trovare dopo varie prove, cioè il numero esatto che bisogna trovare in modo che, che una volta crittografato si abbia il giusto difficulty target, che sarebbero gli zeri esatti che richiede appunto il difficulty index. Esattamente. Puoi spiegare? L'ha spiegato benissimo, cioè il nonce è quel numero utilizzato una volta sola
che io devo andare a provarne più volte, provarne di più, provarne a parità di Merkle root. Tra l'altro il professore mi faceva notare che Merkle non è morto, comunque è ancora vivo, ha fatto 71 anni l'altro giorno. Comunque, a parità di Merkle root, a parità di hash del blocco precedente, queste sono informazioni uguali per tutti. In realtà questa più o meno, perché poi ognuno decide le transazioni da mettere, però questo è un altro discorso, ve lo vedrete poi col mining. A parità di queste informazioni, io devo provare questo numero tantissime volte affinché, applicando SHA-256, arrivo a un hash, cioè 256 bit, i cui i primi bit siano zeri. Quanti zeri? Quanto il difficulty target. Quindi io non se lo trovo applicando SHA. il SHA-256 è un algoritmo di criptografico. È quello che vi ha fatto vedere Andrea l'ultima lezione. Quello dove tu mettevi una qualsiasi stringa di caratteri, applicavi quell'algoritmo, fa una serie di funzioni sopra questa stringa e ti tira fuori 256 bit che sono esattamente la firma di quell'informazione. Su queste informazioni, cioè immaginatevi esattamente quello che aveva fatto Andrea, no? Che c'era una casella dove io scrivevo del testo, schiacciavo SHA-256 e mi usciva un output che erano quei 256 bit. Ve lo ricordate? Ricordi? Io faccio la stessa cosa, un miner fa esattamente la stessa cosa, però al posto del messaggio lui aveva scritto ciao bitpolito, al posto di scrivere ciao bitpolito scrivo il Merkle root delle transazioni, scrivo l'hash del blocco precedente e provo a scrivere un nonce, cioè un numero casuale. Se con quel numero casuale arrivo al risultato che è atteso, perfetto. Se no riprovo, cambio soltanto il nonce. Queste le tengo sempre fisse. Voi abbiamo una domanda? Sì, l'ho accennato prima, dicevo che lo vedremo meglio nel discorso del mining, nel senso che poi ovviamente avendo una coda, magari qualche transazione la lascio fuori, molto semplicemente, quindi ne metto una, un miner ne mette alcune, un miner ne mette altre, però detto per semplicità prendiamo che le transazioni, il Merkle root sia uguale per tutti. Io devo cambiare soltanto il nonce, provarlo, fino a che raggiungo l'obiettivo raggiunto, l'obiettivo prefisso. È chiaro? Sì. Oltre alla, mi sono dimenticato un pezzo prima, oltre alla Coinbase transaction, cioè la transazione attraverso la quale io creo nuovi bitcoin, il miner ha anche un altro incentivo, perché come vi dicevo, la ricompensa viene dimezzata ogni 4 anni. Quindi arriveremo al 2140, in cui la ricompensa arriveremo ad aver creato 21 milioni di bitcoin e la ricompensa sarà 0. Cioè il miner non scriverà più la Coinbase transaction all'interno dei nuovi blocchi che crea. L'unica cosa che si terrà sono le commissioni che gli utenti pagano per fare le transazioni. Cioè, anche qua ci sono. Ogni transazione, oltre a io mando un bitcoin a Paolo e pago una commissione al miner, cioè pago 100 satoshi di commissione. Un po' pochi, ma vabbè. Il satoshi è 0,801 bitcoin. Quindi sostanzialmente nel 2140 il miner non avrà più la Coinbase transaction, cioè i nuovi bitcoin creati, quindi da lì in poi smetterà di essere inflattivo bitcoin perché non saranno più creati nuovi bitcoin, ma i miner si terranno soltanto le commissioni per le transazioni. La commissione è la classica commissione, no? Io devo mandare dei soldi a un altro, pago una commissione a chi me lo fa fare, che in questo caso è il miner. Ok, abbiamo identificato la proof of work, cioè abbiamo capito come si creano sti blocchi, abbiamo capito che esiste una sequenza temporale di blocchi per cui sostanzialmente riusciamo a mantenere queste informazioni in maniera decentralizzata a evitare il problema del double spending. Ogni tanto però si può creare una situazione particolare che viene chiamata un fork involontario. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente io in un istante di tempo ho una rete, che è un insieme di nodi, come vi ho detto, che è la rete Bitcoin, dove a un capo c'è un miner
e a un altro capo c'è un miner. Sto semplificando, i miner sono ovunque, ma prendiamo che a un capo della rete ci sia un miner che sta provando a risolvere la proof of work, dall'altro capo della rete ci sia un altro miner che sta provando a risolvere la proof of work. Quindi a trovare sto benedetto stringa con tot zeri all'inizio, cambiando i nonce e bla bla bla. A un certo punto entrambi trovano questo hash, cioè riescono a comporre questo blocco nello stesso istante. Può succedere. Cosa fanno? Lo dicono a tutti. Nel momento in cui lo dicono a tutti, l'informazione si propaga all'interno della rete. Quindi vuol dire che i nodi più vicini a questo miner, al miner A, vedranno il blocco A. Ok, perfetto, un blocco valido. Lo aggiungo alla mia blockchain. Blocco 4A. Perfetto. Dall'altra parte della rete, il miner B ha trovato anche lui un blocco valido. Però probabilmente il nonce è diverso. È un altro blocco. Quindi cosa vuol dire? Che lui propaga l'informazione e un nodo più vicino a B vedrà il blocco 4B e dirà, ok, perfetto, questo è un blocco valido. Quindi sostanzialmente, cosa vuol dire? Che poi l'informazione si propagherà a maglia, no? Quindi, quando ai nodi vicino al nodo A, al miner A, arriverà il blocco B, lo rifiuteranno, perché diranno, no, io l'ho già trovato il blocco, non mi interessa. Quello lì non è valido. La stessa cosa dall'altra parte. I nodi B, scusate, i nodi più vicini al miner B, che quindi hanno ricevuto il blocco B, riceveranno il blocco A e diranno, no, questo non è valido, ce l'ho già questo blocco. A quel punto, all'interno della rete, avremo due blockchain diverse. Cioè ci sarà una biforcazione. Blocco 1, blocco 2, blocco 3, due blocchi 4, entrambi validi. Questa cosa non accade volontariamente, non è un attacco informatico, per cui attacchiamo la rete e facciamo in modo che ci siano due blocchi diversi. Può succedere. È semplicemente un problema dovuto all'asincronicità, sì, asincronicità, cioè della rete Bitcoin. Cioè Bitcoin è una rete asincrona, è un sistema un protocollo di comunicazione, un protocollo, non è un protocollo di comunicazione, è un protocollo asincrono. Cioè non c'è un clock, un orologio che sincronizza tutta la rete, ma tutti lavorano per cazzi loro. Quindi sostanzialmente a un certo punto si possono creare questi problemi qua, per cui se da una parte all'altra, da due parti trovano due blocchi, per un problema di propagazione, di ritardo, proprio fisico, l'informazione deve passare nei cavi, da una parte all'altra si possono creare due blocchi entrambi validi. Cosa succede a questo punto? A questo punto niente, non succede assolutamente nulla. Perché per il protocollo funziona tutto. Cioè la parte A della rete continuerà con il blocco A. La parte B della rete continuerà con il blocco B. E non se ne fregheranno nulla. Perché tanto la parte B, quando riceve il blocco A, lo rifiuta semplicemente. Non è che si chiede, ah no, ma cavolo, questo potrebbe essere un fork. No, lo rifiuta. Io il blocco ce l'ho già. Non mi interessa. Quindi, a questo punto, il processo di mining va avanti. La parte della rete A continuerà a minare sul blocco A. La parte della rete B continuerà a minare sul blocco B. Cosa vuol dire minare sul blocco A, minare sul blocco B? Vuol dire che qui metterò l'hash, la parte A metterà l'hash del blocco A e la parte B metterà l'hash del blocco B. Ok? Quindi stiamo costruendo blocchi su catene diverse. A questo punto cosa succede? Succede una cosa molto semplice. A un certo punto le due reti troveranno un altro blocco. La parte A troverà, mettiamo che la parte A trova un nuovo blocco. A questo punto cosa fa? Per protocollo lo comunica a tutta la rete, non solo la parte A. La parte B dirà, cavolo, ma qua hanno già trovato un altro blocco, devo seguire quella catena. Perché? Perché per protocollo un nodo è portato a seguire la catena più lunga. Perché è quella più sicura. Quindi sostanzialmente nel momento in cui c'è questa biforcazione, si trovano due blocchi allo stesso momento, da lì in poi
Il primo che trova un blocco vince e quella catena predomina. Questi si chiamano blocchi steal. È una domanda. Ma per quanto riguarda la ricompensa, Sì? quando si trovano in contemporanea, ne dà una a ognuno o solamente? Se ne dà uno ognuno. Però, nel momento poi in cui uno vince, perché come vi ho detto, queste due chain d'ora in poi vanno avanti in parallelo, ok? Però nel momento in cui la catena A trova il blocco prima della catena B e lo comunica a tutta la rete, tutti i nodi che avevano salvato il blocco B lo cancellano, quindi quella ricompensa è cancellata con il resto. Ottima domanda. Quindi, il caso estremo qual è? Vai, abbiamo un'altra domanda. Allora, non voglio dire una boiata, se non ricordo male sono addirittura 100 blocchi. Quindi è estremamente sicuro, però ve lo dirà bene, forse Salvo lo sa, o comunque ve lo dirà Gabbo. Esatto, perché poi il caso estremo è, avviene, la parte A trova il blocco con la parte B, dopodiché esattamente di nuovo nello stesso momento la rete A e la rete B riscoprono un altro blocco, esattamente nello stesso momento, quindi fanno di nuovo la comunicazione simultanea. E quindi magari ci sono due blocchi, di nuovo. Cioè la catena va avanti due blocchi e l'altra catena va avanti due blocchi. E quindi succede la stessa cosa di prima. Io quando sono a questo punto mando il blocco a tutti quanti, ma nell'altra parte della rete ho già il secondo blocco, quindi lo rifiuto di nuovo, come non valido. Questa cosa può andare avanti probabilisticamente sempre meno. 6 blocchi, sì, esattamente, perché sostanzialmente quando fai una transazione su Bitcoin si dice che per essere sicuri effettivamente che quella transazione sia fatta dovresti aspettare probabilisticamente 6 blocchi. Dal sesto blocco in poi è probabilisticamente praticamente impossibile che il tuo ramo della catena venga tagliato. Perché se tu qua hai speso dei Bitcoin, ma questi Bitcoin non sono scritti in questa transazione, in questo blocco qua, alla fine vince questo ramo qua, tu questa transazione non l'hai mai fatta, è cancellata. Quindi per essere sicuro che quella transazione sia fatta, devi aspettare un tot di blocchi, perché è estremamente improbabile che vengano trovati blocchi contemporaneamente per più di 2, 3, 4 volte. Torna in mempool. Ok, quindi questo sostanzialmente è quello che succede con i fork involontari, cioè troviamo sostanzialmente, i miner trovano blocchi contemporaneamente e alla fine prevale sempre la catena più lunga, detto proprio in maniera molto semplicissima. Ok, passiamo all'ultimo degli argomenti della giornata, che è un paradigma di sviluppo, un modello di sviluppo di software che si chiama open source. Bitcoin è un progetto open source. Cosa vuol dire open source? Sostanzialmente significa che il codice è libero. Cioè un'applicazione, un protocollo, un sistema informatico è fatto, come abbiamo visto, da un'architettura e da una logica applicativa. Quindi nell'architettura client-server c'è una logica applicativa che permette al client e al server di funzionare. La logica applicativa immaginatevela come una sequenza di istruzioni. Fai questo, fai quello, fai quell'altro, fai quell'altro, fai quell'altro, fai quell'altro. Quindi sostanzialmente questa logica applicativa è del codice, una sequenza di istruzioni. Questo codice, quando io creo un nuovo progetto, una nuova applicazione, un nuovo servizio, un nuovo protocollo, eccetera, eccetera, posso decidere se adottare due tipi di approccio. Uno è l'approccio closed source, cioè il sorgente, source e il sorgente chiuso, oppure open. Cosa vuol dire sostanzialmente? TikTok è un progetto closed source. Cioè sostanzialmente io non ho accesso al codice di TikTok. Non so cosa ci sia dietro, una backdoor cinese ve lo dico io, però non lo so in teoria.
Quindi cosa significa? Che io non ho, il progetto non è trasparente. Quindi non posso sapere cosa succede effettivamente lì dentro. Mi fido di chi l'ha fatto. Queste delle implicazioni che ognuno poi valuta in base al tipo di servizio che utilizza, ma non è questa la sede per discuterne. L'approccio invece open source è un approccio dove io dico, ok, sviluppo questo progetto qua, ma il codice lo rendo disponibile a tutti. Così chi vuole collaborare, vuole utilizzare questo codice, vuole visionarlo, distribuirlo, proporre delle modifiche, può farlo. No, Google è closed source. Wikipedia sì, ma il progetto più famoso, diciamo, open source è Linux. Guardiamo per esempio i sistemi operativi del computer, no? Immagino che qualcuno ha Linux qua dentro. Ottimo. Linux è il sistema operativo, in realtà non avete alzato le mani, ma vedo degli Android, quindi sappiate che avete Linux, perché Android è basato su Linux. È un sistema operativo open source che è stato fondato dalla Linux Foundation negli anni 90, che è un sistema operativo, così come lo è Windows, così come lo è Mac, eccetera, eccetera, che sostanzialmente permette a dell'hardware di funzionare, di fare tutte le cose che può fare un personal computer. Linux è un progetto open source. Cosa vuol dire? Che c'è una fondazione, degli sviluppatori che si sono messi lì, hanno scritto questo sistema operativo e l'hanno reso pubblico. Hanno detto, ragazzi, noi abbiamo fatto sta roba qua, sembra funzionare, guardate, funziona, non funziona, fatemi sapere com'è, proponete modifiche. E da lì una community di persone, di sviluppatori, di tecnici, si è messa e ha detto, cazzo, ma sta roba qua è figa, cioè potrei utilizzarla per questo, per quest'altro, cioè potrebbe essere utile. Però aspetta, in questo pezzo di codice c'è questo bug che non mi piace tanto. Comunichiamolo. Comunichiamo alla comunità che c'è un errore. Perfetto. Comunichiamo che c'è l'errore, la community si accorge che effettivamente c'è quell'errore, propongo una fix, una correzione di quell'errore, e la community lo installa subito. Dice, ah ok, perfetto, hai risolto un problema, ottimo. Quindi cosa si denota subito dall'approccio open source rispetto a un altro? È che la qualità del software è molto più alta. Perché banalmente c'è una peer review, si dice. La peer review in ambito anche accademico è sostanzialmente io pubblico un paper o pubblico del codice sorgente, pubblico vuol dire che lo rendo pubblico a tutti, chiunque può vederlo e chiunque può dirmi guarda è scritto una stronzata. Questa roba qua dovresti modificarla, c'è un errore qui, c'è un errore là, eccetera. E quindi la qualità del contenuto è sicuramente più alta che me lo faccio io e ti dico usalo e se ti va bene ti va bene, se non ti va bene non ti va bene. Perché finché lo guardo solo io posso garantire una qualità del software molto più bassa banalmente. Anche se sono lo sviluppatore migliore del mondo. È sempre meglio che lo vedano più persone. Quindi, sì, vai. Un software open source è qualunque software dove i utilizzatori possono segnalare problemi. Allora, in realtà è un qualsiasi progetto dove il codice del progetto, il source, il codice sorgente, è reso disponibile a tutti, non solo agli utilizzatori, a chiunque. È messo in rete per tutti e chiunque voglia utilizzare o anche solo per scrupolo o magari perché lo vuole attaccare, va a leggersi il codice sorgente, può trovare dei bug, può trovare dei malfunzionamenti o banalmente può utilizzarlo. Google cosa ha fatto? Ha preso Linux e ha detto ma sta roba qua potrei metterla sui telefoni e ha costruito Android. Si è presa un sistema operativo open, aperto a tutti, se l'è modificato nei punti giusti, quello che gli serviva, e si è costruito un sistema operativo e voi lo runnate sui vostri telefoni. È lecito farlo. Ed è il motivo per cui, se vogliamo fare un'analogia, oggi esistono tipo migliaia di altcoin o shitcoin, come preferite, cioè di alternative a Bitcoin. Perché? Perché il codice di Bitcoin è open. E quindi chiunque può prenderlo, copiarlo, modificare il nome da Bitcoin in Giorgio Coin e creare la sua criptovaluta. Chiunque può farlo. Allo stesso modo esistono pressoché infinite distribuzioni di Linux. Cioè tu puoi prendere Linux, il sistema operativo, modificartelo, customizzato in base alle cose che ti servono di più. Per esempio noi in sicurezza informatica utilizziamo molto Kali, che è una distribuzione Linux.
Cube o quello che uno vuole. Tu prendi Linux, arrivo subito, prendi Linux, lo modifichi in base a quello che ti serve e crei un fork, si dice, però non c'entra più niente con la chain, ma crei un fork del progetto. Quindi, com'è? Intenzionale questa volta, esatto, dici guarda questo progetto è veramente figo, però io voglio modificare un po' delle robe e voglio farne una versione mia e dici prendo il codice, lo copio, cambio delle cose e questa è la mia nuova distribuzione. Se volete partecipare io anche ho un progetto, anche questo è un progetto open source, quindi se volete potete forcarlo a vostra volta o potete utilizzarlo così come volete. Una domanda? Allora, sostanzialmente la risposta sta nel fatto che le altcoin non sono Bitcoin. Cioè, in realtà il fatto che ci siano altcoin, cioè token alternativi, non svaluta Bitcoin. Ma semplicemente perché, come dire, il fatto che esista Linux, non creo, esiste una distribuzione di Linux per dirti, se ne creano altre 10, non è un problema per quella distribuzione. Nel senso che semplicemente chi è interessato a quella distribuzione continuerà a utilizzare quella, chi non è interessato continuerà a non utilizzarla. Cioè non cambia nulla dal punto di vista di utilizzo degli utenti. Ok, ho capito quello che vuoi dire. Ho capito. Sì, beh, allora da questo punto di vista sì, assolutamente sì. Poi, vabbè, tu forse l'avevi sentita la lezione che avevamo fatto. No, no, dico all'Alfieri proprio. Non mi ricordo di te. In una classe, in una quinta, c'eri? È che il discorso che avevo fatto lì era perché non ho parlato di altcoin. Cioè, in realtà quello che dici sì. Anzi, la caratteristica è che essendo Bitcoin open, tu potresti forcarlo e fare una versione migliore. Perché no? Assolutamente sì. Ad oggi, per due fattori principali, non è così. Il fattore principale è che per un principio economico si tende è molto più semplice utilizzare un solo mezzo di scambio piuttosto che più mezzi di scambio. Cioè, banalmente, se tu hai è il motivo per cui è nato l'euro, molto semplicemente. Perché all'interno di una comunità economica come l'Europa è molto più semplice se c'è una moneta piuttosto che tante. Perché altrimenti, se voglio commerciare adesso con la Repubblica Ceca, devo fare un cambio di valuta. E quindi è estremamente scomodo. Mentre invece se c'è una moneta unica è molto più comodo fare scambi, perché tutti utilizziamo la stessa moneta. Quindi per quella legge economica, se ce n'è una, si tende sempre ad andare verso una. Spontaneamente. È il motivo per cui l'oro è diventato uno standard aureo. Si poteva utilizzare anche l'argento, si poteva utilizzare anche altri metalli, perché siamo tesi tutti verso l'oro. Uno per delle caratteristiche fisiche, eccetera, eccetera. Ma poi perché se lo usano tutti, effetto network banalmente. Perché usano tutti Instagram o TikTok adesso. Perché usano tutti quello, quindi usando tutti quello ti è più comodo, se vai lì sai che trovi gente. È un po' quello il principio. Questa è una legge più economica. Dal punto di vista tecnico invece sostanzialmente il fatto è che ad oggi non esistono progetti alternativi a Bitcoin che rispettino effettivamente i principi base di Bitcoin, cioè non sono sistemi distribuiti. Cioè Ethereum e tutti i protocolli alternativi che sono nati dopo Bitcoin, ad ora sono modelli praticamente client server. Ok? Quindi se domani qualcuno si mettesse lì a creare un protocollo alternativo con delle features migliori, perché no? Utilizziamo quello. Però per il motivo che ti dicevo si tende molto di più ormai a sviluppare su Bitcoin piuttosto che alternativamente a Bitcoin. Cioè si dice Bitcoin è il livello 0, piuttosto costruiamo sopra Bitcoin, se vogliamo fare cose diverse. Però prendiamo quello come status quo, perché altrimenti diventa poi complicato ricreare l'effetto network che ha già creato Bitcoin. Prendo l'esempio poi riguardo a Instagram, TikTok e così via, l'importante è che quindi diciamo, la struttura utilizzata sia comune, che poi si cambi non è niente, c'è sicuramente un problema, l'importante è che sia comune, per esempio c'è stato un passaggio da Facebook a Instagram, da Instagram a TikTok in parte, adesso c'è Virial e così via, per cui c'è un cambio effettivamente per servizi che rispondono sempre di più e meglio alle esigenze particolari sociali insomma, dei determinati gruppi che ne fanno uso,
Assolutamente sì, cioè il discorso fondamentale, la differenza fondamentale tra un TikTok e Bitcoin è la legge economica di tendenza a una moneta unica. Cioè è quella l'unica differenza sostanziale, perché su un servizio di messaggistica o social media come può essere TikTok, Instagram, eccetera, io vado dove vanno gli altri. Però gli interessi dipendono molto veramente dalle features, dalle cose che puoi fare. Cioè, non so, una volta c'era Snapchat, c'erano le storie, Instagram ha messo le storie, Snapchat è morto. Cioè, è un po' questo il discorso, quindi c'è una gara proprio alla feature specifica. Mentre invece in Bitcoin, essere in Bitcoin significa avere avere dei risparmi, dei fondi. Quindi hai un interesse che va oltre la funzionalità. Capito? Quindi per una legge economica, di nuovo, la legge economica di tendenza a una moneta unica, è molto difficile che Bitcoin venga replicato, anche perché è molto semplice. Il Bitcoin adesso sembra estremamente complesso, probabilmente siete spaventati, ma in realtà il funzionamento è molto semplice. Cioè per un informatico, un matematico, vedere le funzioni che utilizza sono molto semplici. Quindi sono talmente semplici che sono incasellate così bene che funzionano da 10 anni senza nessun tipo di problema, che usiamo quello. E se vogliamo fare delle cose più particolari, più belle, prendiamo quelle come base e ci costruiamo sopra qualcos'altro. Questa è un po' l'idea della community. Il problema è che nella maggior parte dei casi, quando vedete altcoin, criptovalute in giro, sono aziende che creano il loro token privato, ci mettono un ufficio marketing dietro e vogliono specularci. Mentre invece Bitcoin non c'è nessuna Bitcoin società che vende i Bitcoin. Cioè come vi ho spiegato come vengono creati, in maniera assolutamente decentralizzata. È un protocollo di comunicazione. Ok, quindi eravamo allo sviluppo open source. Se non ci sono altre domande, se no è molto meglio anche parlare. Ok. Eravamo allo sviluppo open source. Sostanzialmente un sistema open source, qua non si legge assolutamente nulla, mi dispiace, vabbè ve lo dico, ha queste caratteristiche. Ha il codice sorgente aperto, quindi vuol dire che il codice è libero per tutti. C'è un principio di collaborazione, quindi io metto il codice aperto a tutti perché voglio, attraverso la collaborazione di una rete, di sviluppatori, di persone, di utilizzatori, di chiunque, voglio fare in modo che il mio codice sia visto da più persone, per fare in modo che la qualità del mio software aumenti, che mi siano segnalati errori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il terzo punto qua è la qualità del software. Il fatto che ci sia una collaborazione mi garantisce, ovviamente non c'è la garanzia matematica, però aumenta la probabilità che il mio codice sia effettivamente sicuro, perché l'hanno testato molte più persone, ci hanno messo proprio mano, hanno magari fatto la loro distribuzione con i loro test, con le loro modifiche, con la loro versione, e quindi hanno messo le mani in pasta e hanno sicuramente visto se ci sono errori o non ci sono errori. Cioè se Linux, la funzione il file system di Linux funziona, il file system è la maniera in cui organizzo i file all'interno di un sistema operativo, se funziona, dopo 20 anni, 30 anni ormai praticamente, funziona. Cioè l'hanno già usato talmente tante persone, in talmente tanti modi diversi, sperimentando, modificando il codice, scrivendo, girando, facendo, che se dopo 20 anni nessuno ha trovato un errore è perché non c'è l'errore. Quindi più passa il tempo, più la qualità di un software open source aumenta. C'è più garanzia di qualità. Mentre invece, paradossalmente, la curva per un software closed source è inversa. Cioè più passa il tempo, più è pericoloso. Perché se si trovasse una backdoor, un accesso dal retro su TikTok adesso, sarebbe un grosso problema. Perché ormai ha milioni e milioni e milioni di utenti. Quindi se mai si scoprisse che davvero il governo cinese ha un accesso per vedere tutte le vostre informazioni, tutti i vostri dati, farne l'uso libero che vuole, cosa che ripeto posso darvi per certa, e sarebbe estremamente pericoloso. E voi non lo sapete, perché semplicemente è closed source. Quindi la curva è più passa tempo, più è pericoloso. Mentre invece per un software open source più passa il tempo, più è sicuro. Perché più vuol dire che più persone l'hanno guardato, più persone l'hanno testato, l'hanno sperimentato, eccetera, eccetera. Quindi,
la qualità del software. Un'altra caratteristica fondamentale è l'incensurabilità. Perché come vi accennavo all'inizio della lezione, a metà, quello che è, fondamentalmente un software open source in un sistema distribuito, applicato a un sistema distribuito, è di fatto incensurabile. Perché anche se tutti gli attori della rete venissero attaccati e i loro nodi venissero spenti, cosa già estremamente improbabile, vuoi che uno di questi nodi non abbia storato da qualche parte il codice di questo software? Sì. Quindi per distruggere, per censurare un software di questo tipo è estremamente difficile, praticamente impossibile. Quindi questa caratteristica è una caratteristica di libertà. Infatti viene chiamato anche software libero, perché nessuno, piccolo aneddoto, negli anni 90, negli Stati Uniti utilizzare la crittografia era illegale. Le funzioni crittografiche che noi utilizziamo oggi erano considerate pari a delle armi. Quindi se tu utilizzavi la funzione crittografica, potevi andare in carcere, e gente ci è andata. Dei crittografi, dei docenti di crittografia, come protesta, si sono scritti una funzione, un pezzo di codice che svolgeva una funzione crittografica su una maglietta e sono andati all'aeroporto e hanno attraversato, hanno cambiato, sono andati da un'altra parte. Quello era traffico internazionale di armi, perché avevano sopra una maglia scritto un'informazione, un codice. Però quel fatto lì di prendere e attraversare un confine con un codice scritto sulla maglia è un simbolo. Significa che tu non puoi, come istituzione centrale, censurare quella roba lì. Perché se io ho un'arma, mi puoi prendere e fare, come si dice, raggi X, e vedere se c'ho l'arma da qualche parte o non ce l'ho. Ma se io ho un'informazione, l'informazione ce l'ho e basta. Posso avercela scritta sulla maglia e tu non hai neanche le competenze per capire che cosa ho scritto, posso averla memorizzata, posso averla in rete, posso averla dove voglio. E quindi è proprio no sense censurare questo tipo di informazioni. E oltretutto è impossibile, perché in un sistema di tipo open source quella funzione è aperta a tutti, quindi chiunque può vederla, e quindi è incensurabile. Piccola digressione su questo discorso. Ovviamente tutto questo discorso qua porta alla libertà di utilizzo, quindi chiunque è libero di poter utilizzare questi tipi di software, liberamente. Quindi come funziona lo sviluppo open source di un progetto open source? Sostanzialmente io scrivo il mio programma, può essere come Satoshi Nakamoto, no? Satoshi Nakamoto cosa ha fatto? Per chi non lo sapesse, Satoshi Nakamoto è lo pseudonimo attraverso il quale chi ha creato Bitcoin, una persona, un gruppo, non sappiamo chi siano, si è presentato e ha pubblicato il codice di Bitcoin, sostanzialmente, con queste modalità qua. Quindi il 31 ottobre 2008 ha pubblicato un paper, il white paper, 11 pagine, dove raccontava una sua idea, che era un peer-to-peer electronic cash, quindi un sistema di scambio di valore peer-to-peer. Ha presentato questa roba in 11 pagine, c'era già praticamente tutto, mancava solo qualche pezzettino, non c'era codice. L'ha messo online e poi, il 3 gennaio 2009, ha messo il codice online. Ha detto, vai, facciamo partire Bitcoin. Una volta che il codice viene rilasciato, come qualsiasi altro progetto open source, c'è un processo che si chiama la peer review. Cioè, cosa vuol dire? Tutti gli attori all'interno della rete che sono interessati a questo software, qualunque esso sia, lo guardano, ci smanettano sopra, lo fanno girare, lo testano, lo mettono sotto stress e cercano di capire dove sono i problemi, i bachi, dove sono gli errori. Questo processo ovviamente garantisce, come vi dicevo, col passare del tempo aumenta la qualità del software, garantisce libertà di utilizzo, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo la peer review, qualche attore all'interno della rete può rendersi conto, può accorgersi di aver individuato degli errori. Quindi dice, questa robina qui non mi piace, quindi
c'è un errore, pubblico una patch, una correzione, e i maintainer di questo progetto possono decidere se accettarla oppure no. Quindi cosa vuol dire? Io mi accorgo da esterno, allora, identifichiamo un po' gli attori, no? Io sono chi ha creato il progetto, il maintainer del progetto, il creatore e il maintainer del progetto. Lo metto online, disponibile per tutti. Tutti quanti, chi vuole, lo guarda, se lo smanetta un po' e può individuare degli errori o può individuare delle modifiche, dei miglioramenti. A questo punto, chi vuole mi propone una modifica. Mi dice, guarda, io ho trovato questa roba qua, sarebbe da correggere, eccetera, eccetera. Questa è la correzione che ti ho fatto io. Perfetto, io da maintainer del mio software open source posso dire, ok, grazie mille, la installo, la mergio col mio codice e faccio in modo che questa correzione sia applicata. Dall'altra parte posso dirti, no, quella correzione che hai fatto è troppo invasiva, non mi piace, non la installerò. Tu a quel punto puoi dire, no, ma secondo me quella roba lì invece è proprio figa, e allora forco il progetto, cioè faccio una copia di tutto il tuo codice, applico la modifica che volevo applicarla e porto avanti un progetto parallelo al tuo. Puoi farlo. E lo sviluppo open source. È esattamente come avevo parlato di Linux. Cioè in Linux la versione base era molto semplice, dopodiché un tot di sviluppatori hanno detto, vabbè, io faccio questa versione, io faccio quest'altra, io faccio quest'altra, faccio quest'altra. È esattamente allo stesso modo. Quindi, una volta che ho proposto la modifica, io posso adottarla oppure posso forcare. Non confondetevi con il fork di prima, era un altro discorso. Questo è un fork dovuto allo sviluppo del software. Cioè non è un fork della blockchain, ma è un fork di progetto proprio. Cioè io vado avanti sulla mia linea, tu che vuoi fare delle modifiche che per me non sono corrette, vai avanti sulla tua. E continuiamo con due progetti paralleli. In Bitcoin funziona esattamente così. Cioè Bitcoin è un software open source nel quale c'è una community di sviluppatori che mantiene questo codice e attraverso, anche lì, un protocollo, decide quali modifiche accettare e quali no. Molto semplicemente, adesso vi spiego un po' più nel dettaglio come funziona. Chiunque voglia proporre una modifica al codice di Bitcoin crea un BIP, cioè un Bitcoin Improvement Proposal. Questo BIP ha una sua struttura, deve essere fatto così, 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 c'è un BIP su come si costruisce un BIP. Cioè c'è un documento dove c'è scritto, se tu vuoi fare una proposta di miglioramento del protocollo Bitcoin, devi farlo così, così, così. Una volta che ce l'hai composto, lo mandi a una mailing list, che è la mailing list dei Bitcoin developer, gli sviluppatori di Bitcoin, e poi, una volta che è stata approvata, allora la mettiamo tra la lista di proposte che possono essere accettate dalla rete, e da lì parte un altro processo che è sostanzialmente una votazione attraverso la quale poi effettivamente questo BIP verrà implementato sul progetto principale, che si chiama Bitcoin Core, oppure semplicemente verrà scartato e non verrà mai implementato. Il ciclo di vita di un BIP, di un Bitcoin Improvement Proposal, è esattamente questo. C'è una proposta, se ne discute all'interno della community, si implementa, cioè si scrive il codice, per fare in modo che quella proposta sia funzionale, che serva, che possa essere applicata al codice sorgente di Bitcoin. Ci sono i test, quindi proviamo a vedere se effettivamente così come è stata scritta funziona. Se va bene, c'è l'adozione. Cioè tutti i nodi della rete di cui parlavamo dicono, ok, questo BIP effettivamente funziona, aggiorno il mio nodo e implemento questo nuovo BIP. Però questo è un ciclo, nel senso che
quel BIP magari dopo un po' non mi piace più tanto. E quindi faccio una proposta per toglierlo, o per modificarlo, o per fare un altro BIP che vada ad agire su quello. C'è un'altra discussione, ci sarà un'implementazione, sarà un test, si passerà di nuovo all'adozione. Ovviamente qua non ho messo dei rami in cui si discute, no, una scemenza, via, cioè si chiude, ovviamente. Questo è il ciclo in cui il BIP viene effettivamente poi utilizzato. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche quando un improvement proposal, un improvement viene poi effettivamente applicato al protocollo, non è detto che poi questo rimanga per sempre, ok? Non è detto. Questa cosa qua, cioè i BIP, le proposte di miglioramento del protocollo, portano a due dinamiche fondamentali, che sono i soft fork e gli hard fork. Dimenticatevi il discorso dei fork della blockchain, cioè scrivo due blocchi contemporaneamente, non c'entra nulla. Qua parliamo di fork di un progetto open source. Chi sa dirmi cos'è il fork di un progetto open source? Quando viene implementata una modifica che si è proposto che si vuole implementare, cioè o si mette l'anima in pace che non sia stato implementato in quel software, oppure se ne sviluppa uno differente con le stesse caratteristiche ma con quelle caratteristiche. Ok, vai. No, tu, dimmi. Ah no, no, cioè volevo dire tu quello. Ok. Sì, nel senso, un fork molto più semplicemente è proprio solo, c'è un progetto open source, mi piace, ma io voglio fare una modifica, la faccio e biforco il progetto. Cioè il progetto main va avanti per la sua strada e io ne creo uno parallelo. Per quello si chiama fork. Una biforcazione. Questo è il progetto. Immaginatevi proprio un progetto come un flusso, no? Perché un progetto è del codice che cambia nel tempo, viene modificato, viene ampliato, eccetera, eccetera. Arriva un certo punto in cui ci sono divergenze di idee, per cui uno vuole fare una cosa, l'altro vuole farne un'altra all'interno della community. Per cui uno continuerà con un aggiornamento A e l'altro farà un aggiornamento B che non sono compatibili. E quindi uno farà il suo progetto e l'altro farà l'altro. Questo è un fork all'interno di uno sviluppo, di un progetto open source. Parliamo del progetto open source, di Bitcoin. In Bitcoin esistono queste due tipologie di fork, i soft fork e gli hard fork. Sostanzialmente la differenza fondamentale è una. Nei soft fork, i soft fork sono aggiornamenti retrocompatibili, cioè sono variazioni al sistema di consenso di Bitcoin, però retrocompatibili. Cosa vuol dire? Per quello che si dice soft. Perché io ho un'idea, voglio fare un BIP, faccio un BIP, un aggiornamento, lo propongo a tutti, piace alla community, effettivamente ci sta, lo implementiamo, lo testiamo, va bene, ottimo, lo adottiamo. Ma io proprio, cioè a me proprio quella roba lì non piace. Cioè io, anche se il 95% della rete ha detto ok, quel software lì, cioè quell'aggiornamento lì mi piace, io faccio parte del 5% che proprio non mi piace e io quell'aggiornamento lì non lo installo. Cioè non potete obbligarmi con la forza, io non lo installo. Puoi farlo perché un soft fork è retrocompatibile. Cioè cosa vuol dire? Che tu puoi continuare a utilizzare Bitcoin senza quell'aggiornamento e funzionerà comunque, anche se tutti gli altri lo aggiornano. Magari non potrai fare delle cosine in più che solo gli altri possono fare perché hanno fatto quell'aggiornamento, però tanto tu quelle cose lì non vuoi farle, perché se hai rifiutato di aggiornare vuol dire che quelle cose lì non puoi farle. Però non c'è una biforcazione della rete, di fatto. Per quello viene definito soft. Non è che poi io vado dalla mia parte, dalla mia strada, tu vai dalla tua. Semplicemente se vogliamo scambiarci dei bitcoin, banalmente, dovremmo farlo alle condizioni pre-soft fork. Perché io
l'aggiornamento non lo installo. Esatto, tipo, ci sono aggiornamenti, ecco, questo è un esempio chiaro, un sistema operativo, Windows, iOS, quello che è, io lo aggiorno il sistema operativo, a me quell'aggiornamento lì, voi il Windows Vista non l'avete neanche visto, vero? Per fortuna vostra. Vista, l'hai visto? Visto, ok. Era un aggiornamento di Windows terribile, che semplicemente molti utenti Windows si sono rifiutati di fare. Boh, io quella roba lì non la uso, perché è terribile, fa schifo, è molto meglio XP, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, ottimo, però è retrocompatibile? Cioè, cosa vuol dire? Che sostanzialmente se io voglio utilizzare certi software, oppure voglio comunicare tra un sistema operativo e l'altro, posso farlo? Anche se non sono aggiornato? Oppure no? Ovviamente, per quanto riguarda il discorso di un sistema operativo, il set di task che posso svolgere sul sistema operativo è ampissimo. Quindi posso fare talmente tante cose che magari alcune posso farle, altre no. Cioè alcune sono retrocompatibili, altre no, e va bene. Su Bitcoin è un po' più delicata la cosa, perché io ho dei fondi bloccati lì, che sono i miei risparmi magari, e non è che tu arrivi e mi fai l'aggiornamento e io non posso più usarli. Calma. Io devo comunque poterli continuare a utilizzare. Soft fork. Mentre invece un hard fork è un cambiamento, una variazione del sistema di consenso che cambia completamente tutto, per cui no. Se tu metti quell'aggiornamento lì, io non scambio più Bitcoin con te. Ti apri, lì c'è una vera biforcazione. La tua chain diventa diversa dalla mia. Tu crei transazioni che per me non sono spendibili. Banalmente, l'esempio più chiaro di tutti. Se io faccio un fork domani faccio una modifica al protocollo Bitcoin dicendo no, ma i Bitcoin non sono più 21 milioni, sono 30 milioni e se ne creano 50 al minuto, bla 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 bla. Io ti dico, momento, ferma. No, per me i Bitcoin sono 21 milioni, punto. Io ho i miei risparmi messi da parte in quella maniera lì, perché ho iniziato a utilizzare Bitcoin, perché questa caratteristica è fondamentale per me, e bla 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 bla. Quindi semplicemente tu proponi il tuo aggiornamento, ma io il mio nodo non lo aggiorno. E quindi tu puoi aggiornartelo come vuoi, ma semplicemente non scambi più Bitcoin con me. Questa cosa è successa. Esistono un sacco di fork di Bitcoin. Uno dei primi, per esempio, c'è stata un'era di block size wars, si chiamano, all'interno di Bitcoin, cioè dove gli sviluppatori litigavano tra di loro per sta benedetta dimensione del blocco. Cioè il blocco che vi ho fatto vedere prima ha una dimensione che è di 1 megabyte. Poi in realtà con un soft fork è un po' diverso, ma prendiamo per semplicità 1 megabyte. Il problema è che all'interno, in 1 megabyte, non è che puoi mettere infinite transazioni. Ne metti un tot, qualche migliaio, adesso non so la cifra esatta. Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui milioni di persone iniziano a utilizzare Bitcoin, non va tanto bene. Perché se io posso mettere 1000 transazioni, ce ne sono 1 milione ogni 10 minuti, le altre cosa fanno? Non le fanno. E quindi tanti hanno iniziato a dire, ma cavolo, ma allarghiamo sto blocco. Cioè, facciamo un po' più grosso, almeno ne buttiamo dentro un po' di più di transazioni e permettiamo a Bitcoin di scalare. Cioè, di fare in modo che così come funziona per noi 4 sfigati che lo utilizziamo, 2015, magari se nel 2023 lo utilizzeranno milioni di persone, effettivamente possano utilizzarlo. Ecco, però questa cosa non piaceva tanto, perché aumentare la dimensione del blocco vuol dire anche aumentare la dimensione della blockchain. Perché cos'è la blockchain? La catena di tutti i blocchi. Quindi è 1 megabyte più 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 1 megabyte che io devo memorizzarmi sul mio nodo se voglio essere un attore della rete Bitcoin. Quindi vuol dire che io devo avere la memoria fisica. Cioè se iniziamo ad allargare il blocco a piacimento, ci piazziamo 100 mega per ogni blocco, poi 100 mega bisogna avere l'hardware dove metterli, perché altrimenti si rischia una centralizzazione della rete. Cosa vuol dire? Che se il nodo deve storare a un certo punto 10 terabyte di dati, io non ce li ho 10 terabyte di dati per storare. Cioè non è che ho voglia di comprarmi 4 hard disk, spendere 1000 euro, magari perché sono un nigeriano
che vive in una baracca e non ha proprio neanche i soldi per comprarli. Quindi questo sistema qua tende verso una centralizzazione. Cioè se allarghiamo il blocco, allora effettivamente arriveremo a un punto in cui la blockchain non sarà più decentralizzata davvero, ma la potrà tenere soltanto chi avrà i soldi per comprarsi l'hardware per metterci dentro le informazioni. E capite che questo è un problema, perché Bitcoin vuole essere per tutti. La dimensione della blockchain di Bitcoin adesso più o meno è di poco meno di 500 giga, a ordine di grandezza. 500 giga è un iPhone, comunque sono un hard disk da qualche decina di euro, ormai. Quindi è fattibile, no? Anche per una persona sperduta nel mondo. Mentre invece se uno volesse aumentare la dimensione del blocco, questa cosa potrebbe degenerare in terabyte di dati che non possono più esserci e non possono starci all'interno di... cioè che non sono sostenibili per una effettiva decentralizzazione. Quindi, cosa è successo? Che durante queste block size wars alcuni sviluppatori hanno detto no raga, sto blocco bisogna allargarlo, perché altrimenti Bitcoin non scala, bla 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 bla. Mentre invece la maggior parte della community di Bitcoin diceva no, questo blocco non lo allarghiamo, semplicemente perché se lo allarghiamo incorriamo in questi problemi che vi ho appena detto. Cosa è successo? Che a un certo punto la blockchain ha forcato. Cioè, Bitcoin è continuato così com'era, il progetto Bitcoin Core, mentre invece, per esempio, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, adesso non mi ricordo tutti i vari progetti, però hanno fatto delle modifiche sostanziali al sistema di consenso di Bitcoin e hanno detto no, noi viriamo verso questa direzione. Quindi d'ora in poi il blocco, scusatemi, non sarà più da 1 megabyte, ma sarà da 10, 20, 100, crescerà linearmente nel tempo, crescerà esponenzialmente, non lo so, bla 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 bla. Questa è una modifica sostanziale per cui se tu che hai fatto questa modifica sul tuo nodo, hai fatto questa modifica al protocollo dicendo il nodo, il blocco non sarà più da 1 megabyte ma sarà da 10, mi mandi una transazione, cioè scusa, mi mandi un blocco da 10 megabyte, io lo rifiuto. Perché per il protocollo che utilizzo io, per il mio sistema Bitcoin, un blocco da 10 megabyte non è valido. E quindi semplicemente la chain si forca. Quindi una parte di Bitcoin, una parte di persone della community Bitcoin faranno questo aggiornamento sul loro nodo e diranno no, io accetto i blocchi da 10 megabyte. Un'altra parte invece continuerà sulla sua strada dicendo no, io quella roba lì la rifiuto. La cosa divertente è che se tu sei un nodo passivo, che a te non te ne frega niente di sti qua, Bitcoin Cash per esempio, che aumentano il blocco, tu a un certo punto sei in un istante di tempottino dove ognuno ha il suo bilancio, ognuno ha i suoi Bitcoin. C'è questa proposta per aumentare la dimensione del blocco. Lo fanno, c'è un fork, io continuo con un megabyte, questi continuano con 10 megabyte. Però io a questo punto mi trovo con i Bitcoin sia da una parte che dall'altra. Perché la chain iniziale è la stessa. Ok? Quindi cosa faccio? Posso decidere, me li tengo tutti e due, va bene. Oppure, nella maggior parte dei casi, cosa succede? Che chi crede nel progetto Bitcoin Cash vende tutti i Bitcoin normali che ha e compra Bitcoin Cash. Chi invece crede nel progetto Bitcoin vende tutti i Bitcoin Cash che ha e compra Bitcoin. Però in realtà tu esattamente un blocco dopo il fork hai il tuo bilancio sdoppiato in termini nominali. Questo è un hard fork, sì? In realtà, se tu fai l'aggiornamento, così come ti ho detto, cosa vuol dire? Che tu hai due versioni della blockchain. Cioè hai quella aggiornata e hai quella non aggiornata. Quindi semplicemente se tu tornare indietro cosa vuol dire? Recuperare i tuoi soldi, intendi, immagino. Cioè, tu certo che puoi farlo. Puoi dire, no, guarda, ho installato Bitcoin Cash, ma proprio non mi piace, ritorno sulla chain principale. Perché tanto se spendi sulla chain di Bitcoin Cash,
Da lì in poi hai speso su Bitcoin Cash, non hai speso su Bitcoin. Il tuo balance, il tuo bilancio su Bitcoin è sempre quello. Ovvio che se spendi anche su Bitcoin poi li hai spesi, però in generale hai due bilanci paralleli a quel punto. Stessa cosa se tu sei rimasto su Bitcoin, a un certo punto dici ma no, ma guarda che Bitcoin Cash in realtà era proprio figo, puoi saltare dall'altra parte e dire no, adotto quelle. È semplicemente un aggiornamento del software che hai sul computer, che sarebbe il tuo nodo, fondamentalmente. Domande su questo? Vai. Non capito se nel momento in cui c'è un hard fork, quindi si divide la catena, la rete anche si spezza praticamente, i nodi di una rete comunicano tra di loro e poi non sono più... Esatto perché da quel momento in poi sono due sistemi distribuiti, non è più uno. Perché un sistema distribuito ha un protocollo di comunicazione. Se tu fai una modifica sostanziale, per cui sono incompatibili quei due protocolli, allora diventano due sistemi distribuiti. Stai spezzando a metà la rete, a metà o nella porzione. Esatto. Quindi sì, è proprio una segmentazione della rete. Poi, c'era qualche grafico? Beh, adesso non perdo tempo a cercarlo, però tanto vi ho allegato un sacco di risorse. La bibliografia alla fine trovate un bel po' di roba. C'è un grafico dove fa vedere tutte le biforcazioni che ci sono state da Bitcoin, dall'inizio. E poi ci sono anche i fork dei fork, nel senso che magari poi su Bitcoin Cash uno litigano tra di loro, tra gli sviluppatori di Bitcoin Cash e dicono no, ma io vorrei il blocco ancora più grande, ma no, io vorrei il blocco rosa. Perfetto, allora biforchiamo di nuovo e io vado avanti col mio progetto e tu vai avanti col tuo. A quel punto lì, se tu sei rimasto sulla chain principale e non hai mai venduto sulla chain alternativa, ti ritrovi il tuo balance su tutti i fork che ci sono. Ovviamente però non è che diventi ricco, cioè nel senso che c'è una tendenza quando si biforca un progetto, nella maggior parte dei casi uno predomina sull'altro. Cosa vuol dire? Che oggi un Bitcoin vale 20.000 euro, quello che è, un Bitcoin Cash vale 200, 120, non so. Perché ovviamente cosa è successo? Che tutti hanno venduto Bitcoin Cash e hanno tutti comprato Bitcoin. Quindi uno sale tanto di valore e l'altro scende tanto. Quindi in realtà poi non è che sei ricco. Nel senso. Ok, altre domande relative al fork? Ai fork? Un piccolo cenno su questo, poi magari penso che anche questo Gabbo lo vedrà parlando di mining. La votazione, cerco di farla molto semplice perché non lo è, ma vi allego le informazioni, il BIP proprio, vero proprio, il Bitcoin Improvement Proposal, dove è spiegato come avviene la votazione per accettare un soft fork o no. La votazione, perché allora faccio un piccolo riepilogo. Bitcoin Core è il progetto originale di Bitcoin, ok? Poi ci sono tutte le varie biforcazioni di qua e di là, ma quello è quello che parte dalla linea principale, ok? Su quello, ogni volta che io voglio portare un aggiornamento retrocompatibile, quindi che non va a spezzare effettivamente la catena, ma che io posso anche non installare, devo proporlo a tutta la rete. Lo provo, lo testo, lo verifico, eccetera. Per adottarlo ci deve essere una votazione. La votazione viene fatta dai miner. I miner ogni volta... Scusate. Ecco, prima vi avevo detto che ve ne avrei parlato dopo. Ogni volta che vogliono aggiornare, che vogliono mostrare il loro... allora, ripartiamo. C'è un aggiornamento da fare. Quindi sostanzialmente c'è una proposta, un Bitcoin Improvement Proposal per fare questo tipo di aggiornamento, che è un soft fork, quindi retrocompatibile. Perfetto. La rete Bitcoin dice, ok, questo aggiornamento deve essere messo ai voti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che si dice, in questa, si dice, c'è un tot di epoche. Un'epoca cos'è? È difficile spiegare tutto. Un'epoca è un periodo di difficulty adjustment, cioè 2016 blocchi. Ok? In 2016 blocchi i miner devono dire la loro approvazione. Come lo fanno? Cioè esprimere il loro voto. Nel campo version del block header mettono un numero. 1 per dire approvo, 0 per dire non lo approvo. Se in quell'epoca, cioè in quei 2016 blocchi, il 95% dei blocchi è con 1,
con scritto 1 nel campo version, allora l'aggiornamento viene fatto su Bitcoin Core, cioè sulla la linea principale. Se invece i miner non raggiungono il 95%, semplicemente l'aggiornamento non viene fatto. All'inizio si dice, per approvare questo BIP, mettiamo a disposizione 3 epoch, cioè 2016 non va, 2016 blocchi, in 2016 blocchi non hai raggiunto il 95%, bene, hai un'altra epoca, non hai raggiunto di nuovo, bene, hai l'ultima epoca, se in questa epoca, cioè in questi 2016 blocchi, non riesci a raggiungere il 95%, quel BIP viene scartato. Capite che non è proprio democratico, perché il 95% è ben più che democratico. Cioè devono essere proprio tutti d'accordo. Se non sono tutti d'accordo, l'aggiornamento non viene fatto. Rebrief. O un BIP, cioè un aggiornamento di Bitcoin. Retrocompatibile, quindi soft, non è che voglio forgare la chain. Ok. Dico, abbiamo 3 epoche per fare la votazione. Un'epoca sono 2016 blocchi minati, uno di 10 minuti. Tutti i miner, quando compongono il loro blocco, votano. Come votano? Scrivendo un bit nel campo version del block header. Se il bit è 1, vuol dire votazione approvata, cioè voto favorevole. Se metto 0, voto sfavorevole. Sto semplificando, però per capirci. Dopo le epoche preassegnate, quindi sono 2, 3, quello che è, se non ho mai raggiunto in nessuna delle epoche il 95% dei blocchi con il campo version giusto, quindi nella direzione giusta, semplicemente quel BIP viene preso e scartato. Se invece lo raggiungo, allora quell'aggiornamento viene aggiunto al progetto Bitcoin Core, che è il codice disponibile per tutti, che tutti fanno girare sul loro nodo. Attenzione però, anche quando nel progetto Bitcoin Core, che sta su GitHub, che è un servizio online per gestire il codice dei progetti open source, viene aggiornato e viene aggiunta, arrivo subito, viene aggiunta quella BIP, io posso decidere di dire no, io tanto quella BIP non la installo. Mi faccio una copia della versione vecchia e io sul nodo faccio girare quella, l'aggiornamento non lo faccio. E tu puoi comunque continuare a scambiare Bitcoin con la rete, semplicemente perché quell'aggiornamento è retrocompatibile. Vai. Esatto. Questo è uno dei temi, bravo, questo è uno dei temi più discussi all'interno della community Bitcoin. Cioè, questo meccanismo è già stato cambiato tante volte. Pensa che la prima versione era nel BIP 2, cioè la seconda proposta era ovviamente su come votare le proposte. Poi c'è stato il BIP 9, il BIP 31, adesso non mi ricordo, 65, ci sono tanti BIP che hanno l'obiettivo di modificare il sistema di consenso. Perché come dici te, però votano solo i miner. Poi magari metti che c'è un miner gigante che ha il 50% della potenza computazionale, allora è come se votasse solo lui. Quindi questo è un tema che sicuramente ve ne parlerà, adesso io dico, dato che vi interessa, gli dico a Gabbo di affrontarlo un po' più nel dettaglio. È un tema molto caldo sul quale si sta lavorando molto, perché ovviamente si cerca di trovare il modo più giusto per fare aggiornamenti, anche se c'è un filone di bitcoiner, al quale personalmente appartengo anch'io, che dice non facciamo aggiornamenti. Cioè, Bitcoin funziona così com'è, è semplice, è costruito in una maniera pulita, elegante, facile. Costruire aggiornamenti sul livello base può inevitabilmente introdurre problemi, perché aumenti la complessità. Più un sistema è complesso, più è facile da rompere. Più un sistema è semplice, più è chiaro, limpido, lo vedi subito se ci sono dei problemi o no. Quindi io sono per l'idea, manteniamo lo stato, anzi io toglierei addirittura dei BIP che hanno già installato, dei software che hanno già fatto, io li toglierei. Manteniamo il livello pulito, base più pulito possibile. Ossifichiamo quello. E poi se vogliamo costruire delle features, delle cose in più, le facciamo sopra Bitcoin. Walter vi racconterà tra 2 lezioni cos'è Lightning Network, che è questo livello 2 di Bitcoin. Facciamo quelle robe lì, sperimentiamo sopra Bitcoin, ma non in Bitcoin, non andiamo a modificare Bitcoin. Bitcoin funziona così e è bene che funzioni così, non andiamo a modificarlo. Meno lo modifichiamo meglio è.
Anche perché poi già solo l'idea di modificarlo può portare l'idea nelle persone che si possano fare le modifiche. Cosa vuol dire? Se io oggi faccio un soft fork per questo, un soft fork per quello, un giorno potrebbe arrivare qualcuno che convince la community a dire no, i bitcoin non sono più 21 milioni ma sono 40 milioni. Questa è una cosa molto pericolosa e assolutamente deve essere evitata a tutti i costi, perché le caratteristiche che ha Bitcoin per devirtualizzare la moneta, vi ricordate cosa diceva Giacomo? Le ha perché è fatto così. Più lo modifichiamo, più rischiamo solo di far danni. Quindi meno lo tocchiamo, meglio è. Quando una cosa funziona, lasciala lì. Di solito funziona così, soprattutto sul software. È inutile che stiamo a fare modifiche, cose. Funziona, lasciala così. Se vuoi fare delle modifiche, le fai sopra. Comunque mi sono perso. Ah sì, sulla votazione. È appunto, come ti dicevo, un tema molto caldo che viene discusso e mega discusso all'interno della community. Però c'è questo filone, appunto, come ti dicevo, che tende a dire non facciamo proprio modifiche, facciamo prima. Comunque. Allora. Ok, siamo arrivati praticamente alla conclusione. Intanto mi avevate chiesto di chiudere 10 minuti prima, quindi ci sta, poi magari se avete qualche domanda facciamo un paio di chiacchiere. Questo, dato che nessuno ve ne ha ancora parlato, ve ne parlo io. Questo è il white paper di Bitcoin. In realtà nella versione originale non aveva questa copertina bellissima, ce l'ho messa io, però vabbè. Il white paper di Bitcoin, come vi ho accennato, è il primo documento nella storia dove qualcuno ha parlato di Bitcoin. È un documento che Satoshi Nakamoto, questo pseudonimo, ha scritto nel 31, cioè ha pubblicato nel 31 dicembre, scusate, il 31 ottobre, una notte di Halloween, chissà cosa faceva a casa da solo il povero Satoshi, ha pubblicato questo documento dove raccontava quest'idea. Sostanzialmente questo progetto è molto complesso, cioè Bitcoin, come vi avevo già accennato e come state vedendo su questi banchi, è molto complesso, perché ha tante, mi piace rappresentarlo come una costellazione, no? Che da vedere nel complesso, sì, può avere una forma, l'altra, ed è estremamente grande. Ma poi se uno si avvicina a una singola stella della costellazione, vede che anche questa è estremamente grande. Banalmente, l'aspetto informatico, io oggi ho cercato di darvi dei cenni, ma ci sarebbe molto di più. Non vi ho fatto vedere una riga di codice. Ci sarebbe molto di più. L'aspetto crittografico l'abbiamo appena scalfito, legato a Bitcoin. Ci sarebbe molto di più. L'aspetto economico, Giacomo vi ha tirato delle randellate senza senso, ma anche lì ci sarebbero tante tematiche da approfondire. È estremamente complesso l'argomento. Per quello che la metafora che utilizziamo arrivo subito, è la tana del bianconiglio, no? Entrate piano piano, con questo corso l'obiettivo è proprio quello di farvi entrare, e poi sta a voi vedere se avete voglia e tempo per approfondire le tematiche. Poi ognuno può appassionarsi a quello che vuole, uno può approfondire un po' più l'aspetto economico, l'altro più quello tecnico, l'altro quello più matematico, eccetera, eccetera. Però ecco, l'importante è che cioè, il nostro obiettivo è che voi usciate di qua avendo un'overview complessiva e essendovi resi conto di che impatto può avere questa roba qua sulla nostra società. Questo è il nostro obiettivo. Domanda? Se io volessi cominciare a utilizzare Bitcoin, è necessario che io sappia, cioè, in modo profondo tutta la conoscenza informatica, o posso iniziare con le basi? Allora, se tu volessi iniziare ad utilizzare Bitcoin, non hai bisogno assolutamente di avere una comprensione totale da un punto di vista tecnico-informatico di come funziona la rete. Assolutamente no. Perché anche lì Bitcoin può essere usato in diversi modi. Cioè, il modo più semplice per utilizzare Bitcoin è semplicemente installandosi un wallet, che è un software che tu installi sul tuo telefono, sul tuo computer, che si interfaccia a un nodo, senza avere neanche un nodo intero, con la blockchain scaricata e tutto quanto. Solo un wallet, che è un servizio, un software del codice, che si collega al nodo e ti permette di creare transazioni Bitcoin. Quindi tu cosa vuol dire? Che scarichi il tuo software, il tuo wallet, nella maggior parte dei casi sul telefono
ha due bottoni. Vendi e compra. O non vendi e compri, scusa. Invia e ricevi. Cosa vuol dire? Che tu, ovviamente, crei il tuo wallet nuovo, non avrai Bitcoin sopra perché è nuovo. Schiacci ricevi, ti genera un indirizzo, un address. Tu prendi quell'address, lo mandi, che sarebbe la tua chiave pubblica, lo mandi, non è proprio la chiave pubblica, cioè il professore che mi guardava male, ma è un'astrazione della tua chiave pubblica, diciamo. Lo mandi a chi deve mandarti Bitcoin, al mittente, lui lo prende, dal suo wallet schiaccerà invia, verrà scritto, inserisci la chiave a cui vuoi mandarlo, incolla, scrivi la cifra e mandi. Finito. Quello è il modo più semplice di utilizzare Bitcoin. Complessità zero, è più facile di utilizzare che Satispay. Cioè devi solo schiacciare invia e ricevi. Boh, c'è un indirizzo da copiare e basta. Quello è il modo più semplice per utilizzare Bitcoin. Dopodiché, per quello dicevo, ci sono diversi modi di utilizzare Bitcoin. Perché se tu stai utilizzando Bitcoin in quella maniera, significa che non hai un nodo. Se non hai un nodo, vuol dire che tu stai utilizzando il nodo di qualcun altro. Quindi reintroduci la third trusted party, cioè la terza parte fidata, che in un caso era la banca, in questo caso può essere tuo cugino, tuo padre, cioè, sicuramente ti fidi più di tuo padre o tuo cugino che di una banca. Però se vuoi la completa indipendenza, essere completamente emancipato dal punto di vista finanziario, ovviamente sarebbe il caso che tu ti facessi il tuo nodo. Così tu puoi verificarti le transazioni, puoi costruirtele internamente, fare tutto da solo, sostanzialmente. E poi da lì puoi decidere anche di minare, comprarti degli ASIC e partecipare al mining di Bitcoin, eccetera, eccetera. Ci sono vari livelli dell'utilizzo di Bitcoin. Da adesso in poi, questa è la terza, ci sono ancora un po' di lezioni un po' più teoriche e poi metterete le mani in pasta. Provate a fare qualche transazione, vedete come funziona un miner, abbiamo dei wallet da farvi provare, capirete un po' meglio effettivamente come funziona Bitcoin da un punto di vista pratico. Quindi, questo è tutto. Io vi ringrazio e vi lascio questa bibliografia. Qua avete un po' di testi fondamentali. Allora, Mastering Bitcoin è la Bibbia se volete approfondire Bitcoin da un punto di vista informatico-tecnico. Tutte le cose che ci sono, che vi ho spiegato oggi, tanto queste le pubblichiamo. Tra l'altro pubblicheremo anche le lezioni vecchie, scusatemi, ma scusateci, siamo molto pignoli sul design, vogliamo farvele super fighe, quindi ci abbiamo messo un po' di più, ma arriveranno a breve. Mastering Bitcoin è disponibile anche, è un progetto open source, quindi è disponibile gratis per tutti, quindi potete leggervelo tranquillamente. Se volete potete comprare anche fisicamente, se vi piace di più la carta. Il white paper di Bitcoin, questo è un link dove potete scaricarlo, sono 11 pagine dove sta scritto tutto quanto. Cioè Bitcoin spiegato in 11 pagine. La repository GitHub di Bitcoin, cioè dove sta il codice di Bitcoin, dove vi dicevo che il codice è aperto per tutti, disponibile, sta lì. Potete andarvelo a vedere, leggere ogni singola riga, una per una. I BIPs, come funzionano i BIPs? Avete un riferimento su come funzionano i soft fork, un approfondimento sull'open source software e un approfondimento sulle architetture informatiche. Questo è quanto. Cosa volevo dire? Cercate di attivarvi già sul progetto finale, quindi magari per la prossima volta venite già con una proposta, fate i gruppi e venite con una proposta per giovedì / martedì prossimo massimo. E niente, i fogli firme sono già compilati? No, devi firmare per uscire. Ok, fagli passare, firmate i fogli per uscire e ci vediamo giovedì per la prossima lezione, vi mandiamo l'aula. Grazie ragazzi.